Possiamo rendere la vista alle persone cieche? Direi che la risposta dipende, come sempre. Qui siamo a Ginevra, però nel Canton Vaud la risposta classica è ça dépend. Dipende. Nel caso dell'Argus 2 specifico, questo cavo usciva dall'occhio. È un cavo molto fine, quindi però usciva dall'occhio e lo stimolatore era impiantato a contatto con l'occhio, ma esternamente. Quindi c'era un cavo che passava dall'interno all'esterno. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del Nome è la Macchina Podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Diego Ghezzi, uno dei massimi esperti al mondo di retina artificiale e protesi visive. Questo è il podcast più lungo del canale. Abbiamo toccato diversi temi come retina, ovviamente, ricerca, carriera, gestione dei fondi e consigli pratici su come diventare un'eccellenza nel proprio campo. Una delle cose che mi ha colpito di più è stata vedere l'uomo dietro lo scienziato, perché Diego è una persona incredibilmente precisa, onesta e rigorosa. Avete presente quando mandate un messaggio a un vostro amico con 3 domande diverse e lui risponde rigorosamente solo a soltanto una? Tra l'altro mi dovete spiegare perché lo fate. No, ma davvero, sono curioso. Ad ogni modo, questo con Diego non succede. Non solo risponde a tutte e 3 le domande e se nel discorso si apre una parentesi, dopo torna sempre alla domanda di partenza. In più ha un'umiltà rara. Non ha paura di dire non lo so, forse, ho sbagliato. Vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, commentare, mettere mi piace, mandarlo ai vostri amici e perché no, anche ai vostri nemici, per infastidirli se la puntata non vi è piaciuta. Ma ora, miei cari, vi lascio a Diego Ghezzi. Buon ascolto. Tu hai studiato per circa 20 anni la retina, sei uno dei più esperti mondiali, quindi mi sembra ovvio chiederti, subito così a bruciapelo, possiamo rendere la vista alle persone cieche? Di già non sono sicuro che l'ho studiata per 20 anni. Beh, io ho guardato nel tuo CV e facendo i calcoli era 20. Caspita. Un po'. Qualcosa mi lascia un po'. Magari è una fake news che ho detto e non ti sei sì, diciamo 2008 nel 28 saranno 20 okay. anni. Abbiamo approssimato. C'è ancora un po' di no, sì. Quindi la domanda era se possiamo dare la vista alle persone non vedenti. Sì. Direi che la risposta dipende, come sempre. Qui siamo a Ginevra, però nel Canton Vaud la risposta classica è ça dépend. Dipende. Come quasi tutte le risposte ingegneristiche. Esatto, dipende. No, dipende da cosa intendi per ridare la vista. Beh, allora dimmi tu cosa si intende dalla parte scientifica ridare la vista. Perché non scientificamente ti direi che si torna a vedere perfettamente. Beh, anche scientificamente, E direi. allora Ridare la vista, la visione è qualcosa di molto complesso, non unicamente legato alla retina, ci sono altri aspetti sono più centrali. Direi in quel senso lì no, non si può ridare la vista ad oggi alle persone non vedenti. Per contro si può dare una forma alternativa di vista in qualche maniera, della percezione visiva, questo si riesce a fare. Sono una vista diciamo un po' più rudimentale, non a colori, già prima cosa molto importante, perché questa era una domanda, come fare per i colori, ma ci arriveremo dopo. No, non a colori e diciamo in maniera un po' semplice, con una risoluzione molto molto bassa ad oggi, dove per risoluzione in generale tutti tendono a pensare alla risoluzione spaziale, quindi alla definizione dell'immagine. In realtà il vero grosso problema è la risoluzione temporale. Cioè nel senso che sto guardando e vedo a tempo reale, in quel senso? No, temporale nel senso che oggi noi, e questo è vero, diciamo magari lo chiariamo all'inizio, è vero perché un po' forse anche nel podcast si pensa alle protesi retiniche o alla stimolazione elettrica, ma esiste anche l'optogenetica ad esempio, no? In generale poi danno più o meno lo stesso risultato.
Optogenetica? Sì. Ok. In generale sì, è una forma di vista non naturale, chiamiamola così, dove quello che percepisci sono piccoli o grandi flash luminosi, no? E questi flash luminosi tendono a durare nel tempo, non sono istantanei. Una volta che un po', diciamo, tante persone magari gli hanno in qualche maniera hanno fatto questa esperienza. Talvolta chiudi gli occhi e hai dei piccoli flash. Sì. Diciamo, a volte quando succede magari è meglio farsi controllare, perché può esserci un piccolissimo distacco di retina, niente di grave, ma sono dei piccoli buchettini che poi si chiudono facilmente. Però magari andiamo a farci controllare. Ma diciamo tendono a durare nel tempo, mezzo secondo, un secondo, quindi non sono istantanei, non puoi controllarli in maniera tale che on-off in maniera molto veloce, quindi hanno una loro durata che fa sì che poi il refresh dell'immagine, se vuoi, non è così veloce come nella visione normale. L'esperienza di chi ha ricevuto protesi retiniche è un po' quella, che tu hai questa visione molto crispy, diciamo, a flash, e che dà anche un po' fastidio in qualche maniera, perché sono tanti flash luminosi che si seguono uno dopo l'altro, ma con un tempo abbastanza lento. Queste protesi retine di cui hai parlato tu sono simili al tuo, oppure diciamo ad oggi sono più o meno tutte, nel senso che se tu, diciamo, la retina ha una sua maniera di funzionare, no? Una sua logica, un suo codice. O riproduci quel codice, questo sono progetti di altri, diciamo, sì. Oppure se non riproduci quel codice, quello che tu dai, in generale l'idea è come se tu prendi un martello e inizi a martellare. Sì, produci qualcosa, ma diciamo non è esattamente così raffinato come la natura umana. E questo è vero in qualsiasi campo della neurostimolazione. Adesso faccio sempre un esempio: se noi guardiamo per esempio immagini dove si vedono persone che sono impiantate, che recuperano o un movimento, la capacità di camminare, non è una camminata fluida come quella, diciamo, che naturalmente avviene nelle persone, una camminata un po' meccanica o robotica, no? Perché comunque è molto difficile riattivare tutti i muscoli con la perfetta sincronia, è come una sinfonia in qualche maniera, no? La sinfonia è un po' complicata. Stessa cosa vale nella retina, vale nelle protesi acustiche degli impianti cocleari. Anche gli impianti cocleari non si sente bene come sentiamo noi adesso. No, allora non si sente bene come sentiamo noi. Diciamo che se vuoi un po' la piccola differenza rispetto alla visione artificiale è che l'impianto cocleare per molti è comunque abbastanza buono da poter essere utilizzato tutta la giornata e con fluidità. La visione artificiale ad oggi non è a quel livello, o meglio ci sta arrivando in qualche maniera in alcuni casi, però è da poco che arriva a un livello che può essere usato con fluidità e per un lungo periodo di tempo. L'immagine che faccio sempre io sono i caschetti di realtà virtuale, no? Chi li prova sa che dopo 20-30 minuti, ora magari qualcuno mi dirà che i giovani gamer ci stanno 4 ore, vero. Io dopo 20-30 minuti inizio a essere un po' stanco, affaticato in qualche maniera. Mentalmente? Mentalmente, sì. Ok. Ed è non esattamente la stessa cosa, però diciamo è un po' la stessa cosa con le protesi retiniche. Diventa molto faticoso per le persone che le usano. Uh-huh. Al punto che se il beneficio non supera la fatica, di fatto non le usano più. Sì. E questo è molto importante. Sì. Passiamo un attimo alla prossima, perché io ho visto che tutti ho diversi impianti, no? C'è quello retina implant, poi c'è optical nerve implants e poi cortical implants, giusto? Sì. Ok, però iniziamo direi dal retina implants. Allora, che io sappia, ci sono stati 2 impianti, Argus 2 e poi il nuovo che non so se abbia un nome, quello molto più grande, diciamo. Ho le foto. Ah sì, poliretto dici. Ah ok, questo Sì, no, beh, ci sono stati altri impianti, Ok, ma di cui ti sei occupato tu?
No, che mi sono occupato io no, in realtà solo di poliretina. Argus 2 è stato sviluppato negli anni 80 in realtà. Ok. Più o meno. Tutto lo sviluppo tecnologico è stato fatto negli anni 80. Tra parentesi, sponsorizzato da un investitore molto famoso nel campo che è stato un pioniere delle protesi cocleari, quindi diciamo ha investito nelle protesi cocleari, dopo di fatto ha cercato di ottenere lo stesso successo medico con le protesi retiniche con l'Argus 2. L'Argus 2 è stato impiantato in circa 400-450 persone. Non so i numeri precisi, tra i 400 e i 500 persone l'hanno ricevuto tra la fase di trial clinico e poi la fase commerciale. Dopodiché ci sono stati altri impianti. No, noi nel laboratorio di fatto abbiamo sviluppato solo poliretina, che è la foto. Questo qua. Sì. Che nasce da sostanzialmente per colmare un grosso problema che c'era nell'Argus 2 ma che c'è tuttora in tutti i tipi di protesi che ho visto fino ad oggi, retiniche parlo. Sì. Noi al tempo avevamo l'idea che, diciamo, al tempo quando sviluppammo questo si parlava di risoluzione spaziale, no? Quindi l'idea era che se per la protesi retinica, per essere utilizzata da un paziente in maniera utile, cioè tale che il paziente la accettasse, doveva darti una visione spaziale molto accurata. Risoluzione spaziale cosa vuol dire? L'angolo di... No, vuol dire semplicemente il dettaglio con cui tu riesci a vedere. Faccio un esempio: se tu riesci a leggere una lettera che è grossa 10 centimetri, vuol dire che la tua risoluzione spaziale è a un certo livello. Se riesci a leggere una lettera che è grossa 1 centimetro, vuol dire che è una risoluzione spaziale più alta. Così come quando andiamo a fare la visita dall'oculista, sì, no? che ci sì. fa i test, quello definisce la tua acuità visiva. Quindi il concetto è esattamente lo stesso. Ok. Però posso bloccare un attimo. Secondo me, non lo so, un cieco se riuscisse a vedere una lettera gigante sarebbe molto contento. Allora sì, c'è un dettaglio che in realtà è molto importante. Okay. Se tu guardi gli studi clinici dell'Argus 2, i più vecchi, i primi, quelli dei primi clinical trial, queste persone riuscivano a leggere delle lettere alte, diciamo stampate su un foglio A4, per darci un'idea. Bellissimo. Quindi nello studio clinico si diceva c'erano impiantati 3, poi 5, poi 10 pazienti, quanti riuscivano a leggere queste lettere, no? Quello che era nascosto un po' nelle note, che poi tu devi andare a leggere, è il tempo che ci mettono per leggere queste lettere. E scopri che il tempo medio per leggere una lettera di queste dimensioni era, adesso non ricordo esattamente, ma decine di secondi. Potrei dirti 30 secondi, a volte un minuto. Ma anche se fossero 4, sono molti. Cioè, sì, tu immagina una lettera, immagina leggere una parola, esatto. Immagina leggere una frase. No? Quindi questo era... per cui anche lì c'è sempre... A mio modo di vedere c'è una cosa che tendiamo a dimenticare. Una cosa è l'immagine statica, ma il mondo è dinamico. Quindi l'aspetto temporale in una maniera o nell'altra è importante. Quanto tu impieghi a capire. Leggere è un discorso, ma se io entro in una stanza, no? Quanto impiego a capire il layout della stanza? Quando noi entriamo in una stanza senza neanche muovere né la testa né gli occhi, la prima cosa che facciamo è capire dove sono i punti di riferimento della stanza. Ci posizioniamo noi stessi rispetto alla stanza. Sì. E da lì poi dopo decidiamo in che direzione andare, come evitare gli ostacoli, se devo sedermi. C'è tutto un processo più che altro centrale, non della retina, avviene nel cervello, in cui decido, faccio il mio planning di movimento, no? Se questa cosa mi richiede 10 minuti, adesso dico un numero un po' a caso in qualche maniera, non è necessariamente quello, è un problema. Allora noi, diciamo, l'ipotesi quando sviluppiamo questa cosa era sempre, come dire, è sempre stato caratterizzato da ipotesi un po' fantasiose in qualche maniera. La mia attività di ricerca è stata, in realtà se un paziente non vedente legge, perché la mia esperienza, chiaramente legge in altri modi, però la mia esperienza è sempre stata di incontrare pazienti, mi dicevano, ho letto del tuo articolo. Ma aspetta un attimo, ho letto del tuo articolo. Però in realtà un paziente non vedente va su internet, diciamo, non legge direttamente, ma ha altri modi per ottenere informazioni. L'esperienza comune è che in fin dei conti
sì, noi probabilmente leggiamo dei libri, ma tra i giovani c'è stato il periodo degli audiolibri, adesso ci sono i podcast. Sì. Quindi chi legge un libro, no? Ascolti un podcast. Sì. O ascolti un podcast dove ti fanno il riassunto del libro, esistono anche questi, gli short. Insomma, quindi in qualche maniera nessuno legge più, da un certo punto di vista. No, ma questo è vero. Quindi la domanda è perché noi dobbiamo, diciamo, il paziente non vedente non ha bisogno di, certo che gli farebbe piacere leggere, ma non ne ha bisogno clinicamente parlando. Però quando tu dici leggere, io non penso soltanto a leggere, penso comunque a tutto, tipo a vedere. A vedere, sì. Okay. Diciamo, però dalla prima domanda abbiamo finito che oggi vedere è qualcosa di troppo complicato. Ok. Quindi, diciamo, mettiamoci su degli aspetti, no? Quindi ho detto, forse leggere non è... Cos'è? Una porta magica. E sarebbe interessante, ma importante. Sicuramente il paziente sarebbe contento. E se tu guardi gli studi recenti di un'altra protesi che si chiama Prima, no? Fanno vedere che con un sistema di ingrandimento sugli occhiali riescono a fare le parole crociate. Ad oggi lo standard di oggi è che dei pazienti non vedenti di maculopatie con questo impianto riescono a fare le parole crociate. Chiaramente hanno un sistema che gli permette di ingrandire molto. Le parole crociate sono in un foglio o tutto digitale? No, su un foglio. Ok. Detto che però tanti pazienti di maculopatia fanno comunque le parole crociate con un ingranditore ottico, quindi che lì forse poi bisognerebbe discuterne. Però diciamo, la seconda cosa che mi è rimasta impressa è che quando tu guardi i video dell'Argus 2, no? Ce ne sono tanti su internet, sì, vedi queste persone che leggono questi fogli A4, però quando camminano in strada si spostano col bastone. Perché in realtà l'Argus 2 da istruzioni non si è autorizzato a usarlo per ragioni di sicurezza. Quindi ho detto, ma in fin dei conti qual è l'utilità di un impianto che costa, alla fine al tempo costava $130.000, una piometra chirurgia, pochissima riabilitazione. Cioè quelli erano i costi crudi, poi in realtà il costo complessivo era stimato in $400.000, sono cifre abbastanza grandi. Se poi alla fine devo andare comunque col bastone, sì, non ha senso. Non ha tanto senso, no? Quindi in realtà noi un po' da queste idee ci siamo detti, ma vuoi vedere che in fin dei conti una cosa che forse è banale, ma in qualche maniera nessuno ha tanto guardato, il discorso è più legato al campo visivo e non alla risoluzione. Cioè, è vero che ci vuole un minimo di risoluzione, se tu vedi un punto con un solo punto non fai molto, cioè ci vuole comunque un minimo di risoluzione spaziale, ma forse è molto più importante avere più informazione, quindi un campo visivo più largo, piuttosto che avere un campo visivo molto piccolo con tantissime informazioni. Per dare un'idea un po', tutte le protesi, in generale questo è vero per tutte le protesi che ci sono ad oggi, escluso poliretina, coprono un campo visivo di 10-11 gradi, questa dimensione qua, penso che si veda in camera questo, più o meno, che croce. E quindi li vedi che devono scansionare, muovere la testa per ricostruirsi una mappa spaziale. E ci hanno detto, forse se comunque vediamo un po' di più, magari è un po' più efficiente il sistema, no? Magari invece che metterci 10 minuti per capire dove siamo, per trovare il tavolo, trovare la porta, magari ce ne mettiamo meno, perché abbiamo il contesto, no? Nella vita il contesto è importante. Una parola fuori dal contesto non vuol dire niente, se ci metti il contesto ha senso. Quindi questa era un po' la nostra idea, dare il contesto e da lì quindi è nato Poliretina, che era sostanzialmente il suo unico scopo era dimostrare che il campo visivo era importante, che sembra essere banale, però in realtà al tempo la critica, la cosa al tempo diciamo, come spesso avviene nella scienza, le primi commenti erano è inutile, non serve a niente, perché in realtà la critica più importante era che quando l'essere umano vede con una piccolissima porzione della retina, la fovea, che copre un campo visivo di 5-6 gradi, no? Ok. Quindi la nostra visione ad alta risoluzione avviene lì. Quello che poi succede è che noi muoviamo gli occhi, quindi la spostiamo e creiamo un mosaico, no? Fatto di questa... Quindi diciamo, ma alla fine non serve a niente averlo più grande, no? Se tu fai studi con persone vedenti, no? E esistono questi studi e gli limiti il campo visivo, no? Come glielo limiti? Con degli occhiali, okay. Adesso si può fare con caschetti di realtà virtuale, insomma, ci sono metodi rudimentali o più avanzati.
Però quello che si scopre è che fin tanto che hai 15 gradi, 10 gradi, quasi non noti nessun effetto comportamentale evidente. Siamo una persona vedente, perché comunque tu guardi in giro, insomma, hai un impatto, una capacità di utilizzare questa fobia molto alta. Il problema nasce che le persone non vedenti, con questa visione un po' rudimentale, quindi non una visione naturale perfetta, ma una visione artificiale, bassa risoluzione rispetto a quella naturale, non hanno questa capacità. Già i movimenti oculari nelle persone non vedenti diventano complicati, gli occhi si muovono rapidamente in direzioni casuali, cioè non c'è un sistema che utilizza tutti questi meccanismi, per cui questo ragionamento non funziona, e poi l'abbiamo dimostrato nel tempo. Però all'inizio non era così ovvio come lo era per me. In realtà dopo 10 anni adesso tutti sono convinti che sia un po' bravo. Quindi questo era lo scopo di questa protesi, in qualche maniera. Beh, allora, qua ho preso un po' di appunti. Sì. Allora, gli elettrodi sono 10.400, Sì, giusto? Sì. Ogni pixel è una cella fotovoltaica, Sì. che poi dopo spieghi un po' più o meno come funziona, ma senza entrare tanto nel dettaglio. No. Il pitch è 120 micrometri. Sì. E questo è molto importante. Pitch è il numero di elettrodi, è fondamentale perché combinati fanno il campo visivo, giusto? Sì, diciamo tu hai una superficie attiva, quindi che è coperta dagli elettrodi. Mm-hmm. Poi in quest'area se fai elettrodi più grandi ce ne stanno meno, se fai elettrodi più piccoli o celle fotovoltaiche più piccole ce ne stanno di più. Lì il grosso, dobbiamo dire, senza entrare nel dettaglio, il grosso vantaggio è che nelle neuroprotesi convenzionali, come lo era l'Argus 2 o altri che si usano in altri campi, ogni elettrodo ha un cavetto più o meno piccolo e più o meno integrato che lo connette a uno stimolatore, a un generatore di stimoli, no? In una protesi convenzionale tu devi dare uno stimolo, quindi ogni elettrodo è in qualche maniera connesso a uno stimolatore. Poi in realtà quello che succede è che tu hai un chip da cui ci sono tante connessioni che si connettono all'elettrodo con una certa distanza, però concettualmente questa connessione occupa spazio. Ma non mi è chiara una cosa, cioè c'era un cavo nell'impianto? Nell'Argus 2 sì. Nell'Argus 2. Nell'Argus 2 e poi questo cavo dove? Allora, nel caso dell'Argus 2 specifico, questo cavo usciva dall'occhio. È un cavo molto fine, però. Quindi, però usciva dall'occhio e lo stimolatore era impiantato a contatto con l'occhio, ma esternamente. Quindi c'era un cavo che passava dall'interno all'esterno. Al tempo, quando l'Argus 2 fu sviluppato negli anni 80, ci furono due strade in qualche maniera. Questa versione qua, quindi col cavo che portava fuori, o la versione dove il cavo restava dentro, lo stimolatore era impiantato all'interno dell'occhio, c'era un'antenna, e poi si trasmetteva potenza, energia, tutto in maniera wireless tramite un'antenna che doveva essere posta sugli occhiali. Quindi tu avevi una prima antenna di trasmissione qua che trasmette. Questa versione, chi ha sviluppato l'Argus 2 l'ha abbandonata, sono andati sulla versione cavo. Io avrei detto esattamente il contrario. C'è una ragione. Perché altri l'hanno portata avanti in Germania, Aachen hanno provato a sviluppare una protesi che funzionasse così. In realtà il vero problema è che l'Argus 2 lo diciamo a 60 elettrodi. Sì. C'è una ragione, nulla è per caso in qualche maniera, perché quando poi tu hai questo cavo che porta a 60 microcavetti, no? Secondo le standard tecnologici che abbiamo oggi, questo cavo aveva uno spessore di circa 1,2 mm, 1,3 mm, una roba del genere. E questo era considerato essere il massimo possibile affinché la chiusura, la sutura, diciamo il punto di sutura dove usciva dall'occhio poi tenesse, perché tu non vuoi avere un leakage che può creare un'infezione. Quindi se il cavo fosse più grande poi questa cosa non funzionava più. Questo è la ragione per cui ci sono 60 elettrodi. Sì. Poi dopo quel tempo sono state fatte versioni a 120, diciamo questi erano gli anni 80 inizio 90, no? Dopo quel tempo però non c'è una maniera per aumentare gli elettrodi in maniera esponenziale. Sì, puoi raddoppiarli, magari ma sei sempre di 6.
quando tu lo fai tutto interno, hai due problemi. Un primo problema è che inizi a mettere dei circuiti elettronici all'interno dell'occhio. Sì. Quindi sono dei microprocessori, comunque dei componenti attivi che abbiano bisogno di energia per funzionare. E lì, se non sono ben isolati, potrebbe esserci un problema. La realtà è che nulla è a tenuta stagna per sempre. È una questione di probabilità. Cioè, tu sai che il tuo dispositivo con una certa probabilità non rimarrà a tenuta stagna, diciamo, per 10 anni. Metti che 10 anni è il tuo tempo, lo sai che con una certa probabilità questo è vero, ma non è certo. Sì. Quindi prima o poi ci sarà un leakage, e quel leakage fa sì che poi dopo c'è un cortocircuito, e questo è uno dei grossi problemi che tuttora va risolto. Però il problema più importante era che il trasferimento di potenza non è illimitato. Cioè, tu la potenza che puoi trasferire ha un valore massimo che è legato ad alcuni aspetti di regolamentazione, di surriscaldamento dei tessuti. Comunque ci sono delle norme che ti dicono che alla fine tu puoi trasferire certa potenza, e dai conti che furono fatti al tempo, quello che si riuscì a fare furono impianti con 20, credo il massimo che ho visto 25 elettrodi, poi comunque diciamo meno di quelli col cavo, per cui questo fu abbandonato come... Ora poi passati 40 anni le microtecnologie sono cambiate, cioè diciamo ci sono circuiti più efficienti, adesso è un altro discorso, però al tempo questa... E quindi questo è sostanzialmente la grossa differenza. Una cella fotovoltaica è sostanzialmente un elemento passivo indipendente, come un punto, come se tu prendi il pennarello e disegni un punto sul foglio, quella è la tua cella fotovoltaica, che funziona solamente quando assorbe luce. Se tu stai al buio, non funziona. Descrivici il tuo impianto, perché c'è anche una telecamera, giusto? Sì. Allora, l'impianto di fatto è come se fosse una lente a contatto in qualche maniera, solo che invece di essere messa sull'occhio viene messa all'interno dell'occhio, quindi ribaltata all'interno. Lì l'idea venne perché sostanzialmente impiantare l'Argus 2 era, diciamo, non era difficile, però non tanti chirurghi al mondo potevano impiantare l'Argus 2, perché comunque c'era questo cavetto che doveva uscire, cioè, c'erano tante procedure, e le altre protesi non erano da meno, anzi forse erano anche più complicate. E un giorno vidi, il giorno in cui, diciamo, il giorno no, però diciamo 2 settimane dopo che arrivai in Svizzera, no? Qui all'EPFL al tempo, mi invitarono a fare una lecture al Campus Biblioteca a Ginevra, all'interno di un simposio della Fondazione Bertarelli, no? E quindi io feci la mia lecture, e poi venne dopo di me ci fu una presentazione di un chirurgo dell'ospedale Jugonan di oftalmologia di Losanna, dove lavoro adesso, che lui aveva impiantato un Argus 2, quindi fece anche lui una presentazione, e alla fine il suo messaggio un po' di chiusura era: adesso impiantare l'Argus 2 è complicato, però se noi guardiamo come la chirurgia evolve, fare un impianto di cataratta, no, dove ti rimuovono la tua lente e te ne mettono una trasparente, l'impianto di cataratta è un'iniezione di una lente che si piega, che si mette un iniettore e si può mettere nell'occhio facilmente con un'iniezione, fra virgolette. E lui disse: quando le protesi retiniche saranno così, allora poi la cataratta quasi tutti i chirurghi penso che sia una delle chirurgie più facili per tutti i chirurghi oculari. Quando le protesi retiniche saranno così, allora ci sarà un vero switch, no? E io che guardavo, dicevo, però in fin dei conti non ci sono cavi. Noi possiamo farli con materiali soffici che si possono piegare, arrotolare, cioè tecnologicamente le idee c'erano, no? Perché no alla fine? Cioè si deve poter fare una protesi che si inietta nell'occhio, no? E da lì nacque tutta l'idea, quindi di farla curva per coprire perché l'occhio è curvo, quindi quando tu vuoi mettere qualcosa di grosso devi seguire la curvatura naturale, e l'idea fosse che si potesse arrotolare in modo tale da inserirla in un iniettore che è nient'altro che una siringa un po' più grossa, che quindi si possa iniettare all'interno dell'occhio. Non avendo cavi, essendo sostanzialmente come una lente a contatto, partimmo con quel design in qualche maniera, e da lì nacque tutto quello che viene dopo. Quindi è questa superficie coperta di queste piccole celle fotovoltaiche
sono 10.498 forse, qualcosa del genere. Ognuna di esse può assorbire luce e nel momento in cui assorbe luce genera corrente, quindi uno stimolo elettrico che stimola i neuroni della retina. Il vero inghippo era che per generare corrente da stimolare la retina serve tanta luce. Quindi la luce che c'è in questa stanza o anche, diciamo, in queste giornate molto soleggiate non è sufficiente. Questo era il primo problema. E il secondo problema è che la stimolazione elettrica funziona a impulsi, no? Su un elettrodo tu dai un impulso che è un transiente, che inizia e finisce abbastanza rapidamente, altrimenti gli elettrodi non funzionerebbero. E la luce ambientale non è adatta. Quindi da lì la necessità di avere degli occhiali che di fatto fanno una conversione di luce in qualche maniera, prendono delle immagini dell'ambiente e lo convertono come una sorta di microproiettore che proietta all'interno dell'occhio la stessa immagine o semplificata a degli intervalli regolari con degli impulsi e con una potenza un po' più alta per far funzionare il dispositivo. No, non ho capito come... Cioè, c'è una telecamera che fa vedere fuori e la stessa immagine che prende l'immagine, cioè che prende fuori, la spara dentro. Però in realtà come fa a fare quello? Nel senso, sono occhiali da realtà aumentata, alla stessa maniera. Tu hai una telecamera e hai all'interno, no? Allora, noi ci immaginiamo questi occhiali come se nella lente ci fosse un microdisplay, no? Cioè come una televisione messa piccola. In realtà molti di questi funzionano come un proiettore. Tu hai una telecamera, no? Che prende delle immagini, c'è un pocket PC o comunque un telefono che fa un po' di elaborazione delle immagini. In realtà quello che succede è che poi c'è una sorgente di luce, ora in questi occhiali deve essere tricromatica, perché o se è monocromatica poi gli occhiali hanno un solo colore, però diciamo nel caso delle protesi retiniche, come detto, non è color vision, quindi basta una sorgente di luce che illumina un microproiettore. Oggi i proiettori digitali che utilizziamo funzionano alla stessa maniera, c'è una sorgente di luce, un microproiettore che si chiamano DMD, sono un insieme di specchi, di milioni di specchi. Ogni volta che uno di questi microspecchi cambia orientazione, proietta, diciamo, sul muro, no? Quindi avendo gli specchi in un'orientazione o nell'altra puoi creare delle immagini, no? La stessa cosa funziona qua, c'è questo microspecchio che proietta all'interno dell'occhio. E quindi in base a quali specchi sono attivi o disattivi tu crei un'immagine in bianco e nero, diciamo. Cioè, perché cercando di capire un po' come funziona la retina, quindi paragone tra l'altro questo, cioè quello che ho capito è che se io alimento un pixel e basta, cioè quello non vuol dire per forza che cioè c'è un processo molto complicato all'interno, no? Quindi quel pixel non vuol dire che per forza sto guardando un pezzettino in alto a destra, o no? Cioè, è proprio, sì, allora... Cioè, l'idea ce l'ho avuto da questo, perché quando ho visto nei talk che fai, praticamente tu dici che se si illuminano questi puntini qua, chiamiamoli, si vede una E, ma in realtà, cioè, non è proprio così, giusto? Cioè, allora, perché io sono sicuro che questo lo fai per spiegarlo alle persone che non ne capiscono, non che non ne capiscono, che sono interessate, o comunque per incuriosirle anche, però in realtà è molto complicato e non si sa ancora come funziona, giusto? Allora, teoricamente la retina è un sistema ottico. Ok. Nel senso, ogni punto nella retina, stiamo parlando della visione, come funziona. Nella retina, l'avete spiegato nell'altro talk, ci sono i fotorecettori, no? Dietro la retina, che sono i nostri recettori di luce. Ce n'è 126 milioni, più o meno. Diciamo un numero medio, sono 120 milioni circa i bastoncelli, quelli che usiamo nella visione notturna, e 6 milioni più o meno i coni, che sono quelli che usiamo di giorno. I 6 milioni i coni sono concentrati nel centro della retina. Però concettualmente, ogni punto, no? Corrisponde a un punto nel campo visivo. In maniera ottica vuol dire che veramente il punto a fianco nel campo visivo è il punto a fianco nella retina. L'immagine è invertita perché c'è la lente di mezzo. Però diciamo c'è una corrispondenza ottica precisa. Vuol dire che se adesso io sono qui, no, questo puntino qui,
in alto corrisponde a un puntino in basso nella mia retina. Quel puntino lì a fianco corrisponde al puntino a fianco, per spiegare. Quindi questo esiste. Il problema della stimolazione elettrica, ce ne sono due. Qua entriamo un po' nel dettaglio. Proviamoci. Innanzitutto le protesi retiniche si possono impiantare in varie zone, principalmente in due all'interno dell'occhio, dietro la retina o davanti alla retina. Ok. Per farla breve. Poliretino, l'Argus 2 sono impiantate davanti alla retina, altre vengono impiantate dietro la retina, dove i fotorecettori che normalmente dovrebbero esserci in realtà sono spariti a causa della malattia, quindi rimpiazzano questi fotorecettori. Allora, se vengono impiantate dietro la retina, per citare il dispositivo prima, è impiantato dietro la retina, allora lì rimane vera questa cosa. Questa corrispondenza, perché di fatto i pixel rimpiazzano i fotorecettori, solo che i fotorecettori sono tanto piccoli, 2 o 3 micron, e i pixel sono un centinaio di micron, quindi un pixel rimpiazza tanti fotorecettori. Però questa corrispondenza ottica è comunque mantenuta. Perché c'è un problema quando noi impiantiamo davanti la retina? In teoria, davanti la retina, quello che succede è che ci sono le cellule ganglionari, sono l'output della retina. I fotorecettori sono l'input, queste sono l'output. E quindi iniziano ad esserci un gran numero di problemi. I due principali sono i seguenti. Le cellule ganglionari coprono la retina, no? Però questa retinotopia, in qualche maniera, questa corrispondenza ottica è mantenuta. Cioè i fotorecettori di questa zona comunicano con questa cellula ganglionare, quindi questa cosa è mantenuta. Quindi se io stimolo un punto qui o un punto là, quindi la famosa E questa cosa è vera. È vera, è l'unica ragione per cui noi anche con l'Argus 2 riusciamo a vedere una forma, una lettera, perché questa cosa è vera. Il problema è che, prima cosa, le cellule ganglionari sono di tanti tipi e ognuno, noi tendiamo a definire la retina come una telecamera. Noi ingegneri facciamo questo, nulla di più sbagliato. Sì, in realtà sarebbero come un insieme di una decina, ventina, trentina di telecamere. Ognuna fa una cosa precisa, ci sono i verde, rosso, verde, rosso no, cose più raffinate, c'è un insieme di fotorecettori, il nostro detector, no? Poi l'informazione dalla retina viene suddivisa allora lì poi ci sono discussioni, perché il numero di tipi di cellule ganglionari ce ne sono state contate fino a 35-36. Vabbè, semplifichiamo, no? Ogni tipologia si occupa di un tipo di informazione, no? Quella del contrasto, quella del movimento, quella del... Quindi l'immagine viene divisa in tante versioni diverse della stessa immagine, no? Che viene mandata al cervello. Quindi di fatto è uno stream parallelo di tante versioni leggermente diverse della stessa immagine, ma sono tutte sovrapposte, sempre la stessa immagine, con la stessa dimensione, con gli stessi pixel. Quindi queste cellule ganglionari formano quelli che si chiamano i mosaici, no? Che sono sovrapposti, e la cellula ganglionare qui e qui risponde per lo stesso pixel, ma dà informazioni diverse. Quindi per un pixel di campo visivo, no? Chiamiamolo così, ci possono essere 5, 6, 7 cellule ganglionari che sono in quel campo recettivo, nel gergo tecnico si chiama, ma l'informazione che trasmette è un po' diversa. Quella l'aumento di luminosità, quella la riduzione. Insomma, il nostro elettrodo le stimola un po' tutte, no? Non è così sensibile da stimolare precisamente quella lì o quella là. Per cui l'immagine che ne esce, questa sinfonia diventa una cacofonia. Poi se vuoi metti il beep. No, va bene. Diventa una cacofonia, non una sinfonia. È la realtà, penso la cosa più... e quello è il problema. L'altro problema grosso è che sopra queste cellule ganglionari ci sono le fibre, gli assoni. Quindi un neurone ganglionare ha un input, no? Che arriva da altre cellule, e un output, che è questo assone che forma il nervo ottico. Un ingegnere immaginerebbe come lo produrrebbe con un insieme di cellule, no? E ognuna ha la retina, sai, la guardiamo così, no? Da davanti e dietro l'occhio. Immaginiamo che gli assoni escano perpendicolari, no? Come il cavo esce dal computer. Non è così. Escono all'indietro innanzitutto, quindi attraversano la retina. Quindi, dato che vanno all'indietro, perché il cervello sta dietro l'occhio, non è tanto bello se ogni assone
nel suo punto attraversa la retina, perché lì ammazza tutto quello che trova, no? Come se prendiamo un bel muro e iniziamo a mettere dentro tanti chiodi, alla fine diventa un colabrodo. Quindi in realtà c'è un punto dedicato alla retina dove tutte queste fibre escono, la porta di uscita, no? Che vuol dire che se la porta di uscita è qui e la mia cellula ganglionare, sposto la tazza, ma sta qui, il suo assone sulla superficie della retina deve andare fin là e poi uscire. E quella che sta là deve andare là, e quella che sta qui deve andare qui. Quindi ci sono queste tutte fibre parallele che passano. Molto spesso nella questo è stato uno delle componenti della nostra ricerca, abbiamo speso anni su questo, molto spesso la stimolazione elettrica, l'Argus 2, quello che fa non è stimolare le cellule ganglionari nel loro soma, quindi individuale, stimola questi assoni. E questi assoni si raggruppano in bundle, quindi diventano dei cavi con tanti, come un cavo elettrico con tanti fili all'interno, no? E questo bundle è facile cioè si attiva molto facilmente. E quando stimoli questo bundle, no? Quello che succede è che tu stimoli tutte le fibre, metti che ne stimoli 10, che corrispondono a 10 cellule ganglionari che sono in 10 zone diverse. Per cui la persona non vede un puntino, vede una linea. Quindi idealmente sarebbe da sì, sarebbe da stimolare. Allora, ci sono vari trucchi. Idealmente, quindi questo è il problema per il quale tu non vedi la E, ma vedi una sorta di blob. Allora, idealmente, diciamo, sono vari step. La prima cosa è che tu non dovresti stimolare gli assoni, dovresti stimolare le cellule ganglionari, il loro soma. Lì si può fare in tanti modi, ci sono varie tecniche, controllare la corrente che dai, minimizzarla per far sì che sia sufficiente a stimolare il soma. Insomma, sono varie tecniche. In realtà sono tutte tecniche un po' laboriose. Noi abbiamo pensato a una tecnica differente, questo è uno dei meccanismi chiave di poliretina, è che sebbene stia davanti la retina, quindi sebbene uno, diciamo, l'ipotesi più plausibile è che stimoli le cellule ganglionari, in realtà non lo fa. In realtà stimola le cellule che stanno dietro, quelle intermedie, le bipolari. Nella retina c'è fotorecettori, bipolari, ganglionari, questo è il pathway verticale, più ci sono degli interneuroni, le orizzontali, e comunque diciamo, noi stimoliamo le bipolari. In realtà quindi stimoliamo la retina come se la protesi fosse messa dietro la retina. Le protesi subretiniche si chiamano, che stanno dietro, tipo prima, stimolano le cellule bipolari. I fotorecettori non ci sono più. Magari qua uno schema sarà utile. Però. Lo metterò. E stimoli le bipolari. Noi facciamo la stessa cosa dal davanti. Perché? O come lo facciamo? Sostanzialmente, questo fu dimostrato da un altro gruppo prima di noi, che lavorava con l'Argus 2. Dimostrarono che, e anche prima di loro da Daniel Palanker a Stanford, che salutiamo, loro dimostravano che se tu anche stimoli le cellule ganglionari, ma stimoli con un po' meno corrente, diciamo l'intensità dello stimolo più bassa, ma lo fai durare un po' più a lungo. Un po' più a lungo vuol dire tipicamente nella stimolazione elettrica del sistema nervoso si usano microsecondi, al massimo un millisecondo quando si va a lunghi. Se in realtà tu ti sposti verso i 10 millisecondi, o almeno 8, questo lo dimostrò Daniel Palanker, sostanzialmente quello che succede è che aumentando il tempo riduci l'intensità per mantenere la stessa carica, quello che succede è che le bipolari si attivano più facilmente che le ganglionari. È un meccanismo un po' complicato perché sono due tipi di neuroni molto diversi. Le ganglionari devono generare un potenziale d'azione. Le bipolari sono cellule che si chiamano, sono diciamo più analogiche, diciamo in qualche maniera. Tu puoi modulare il loro potenziale di membrana, viene modulato e questo fa sì che c'è più o meno rilascio di neurotrasmettitori. Diciamo, sono dei dettagli, ma concettualmente lavorando su questo aspetto puoi stimolare le bipolari e non le ganglionari. Il vero, la fortuna che a volte succede nella vita, è che le celle fotovoltaiche non sono molto efficienti in realtà. Rispetto a uno stimolatore elettrico impiantato non ci siamo, cioè quello. Quindi noi, se con una cellula fotovoltaica dessimo degli impulsi di microsecondi, non si stimolerebbe niente. Noi eravamo comunque sia obbligati a dare impulsi di luce, quindi generare stimoli di corrente di almeno 10 millisecondi. Era un obbligo per noi.
alla fine ne è diventato un grande vantaggio, perché così facendo stimoliamo le cellule bipolari, quindi questo problema di stimolazione degli assoni abbiamo dimostrato che non esiste in questa protesi, quindi in qualche maniera ci è andata bene, che da un punto di debolezza veramente estrema del sistema fotovoltaico alla fine ne è venuto un grosso vantaggdio. A volte la fortuna aiuta. Molto importante la fortuna. Sì. No, allora, c'è la fortuna e bisogna anche saper, quindi spesso e volentieri quando vediamo un limite tendiamo a trattarlo come un limite e quindi a dire vabbè, cambio strada, cambio soluzione. In realtà no, un po' di caparbietà o comunque a insistere alla fine, poi dopo si riesce a riconoscere la fortuna in qualche maniera. Quando... No, volevi finire. No, dico, la fortuna aiuta, ma la devi anche saper vedere in qualche maniera. E quando secondo te è importante rassegnarsi della serie, no, ho sbagliato, devo cambiare? Allora, secondo me, diciamo in generale, Sì. nella ricerca, allora, io penso che nella ricerca scientifica ci vogliono fondamentalmente 2 cose, virgola 3. Mm-hmm. Allora, la prima è la curiosità, creatività. Cioè, la ricerca... A volte si dice, cavolo, avere le belle perché la ricerca scientifica tutto è che rispondere cercare di trovare una risposta a delle domande, no? Quindi la qualità della domanda fa sì che poi... Allora tu dicono, caspita, avere delle belle domande non è facile, no? Perché delle domande che poi danno risultati importanti. In realtà il fatto è che bisogna anche avere la curiosità per farsi delle domande, no? Tante volte... Almeno io no, ad esempio io sono una persona molto curiosa, quindi quando vedo delle cose che non capisco, quindi succede circa ogni 2 minuti, poi mi blocco, nel senso il resto non esiste più, resto lì e devo capire, cioè sta roba mi blocca il cervello in qualche maniera, non riesco più a fare altro, no? Però è importante perché almeno ti poni delle domande, dici ma perché è così? Boh, forse è interessante capire perché è così, no? Questa è la base della ricerca. Avere la capacità di notare delle cose e poi dire ma perché? Un buon ricercatore è il bambino che chiede perché ogni 20 secondi. Perché? Quindi questa è una cosa. L'altra in realtà è poi avere un po' la cocciutaggine perché poi dopo all'inizio diciamo non serve a niente, è inutile, cioè il campo scientifico è uno dei più critici al mondo giustamente, no? Quindi deve anche un po' avere la cocciutaggine di no ma io, le cose io voglio, a me interessa, non mi interessa se... Quindi di farlo. In realtà, tornando a quello che dici te, però a un certo punto, dato che le risorse sono finite, anche mentali, no? Bisogna anche avere a un certo punto la capacità di dire, vabbè, anche se ci ho investito 6 mesi, no? Alla fine questa cosa non... Era una bella... Cioè, ho avuto una domanda, la curiosità, ma non è che poi tutte le domande, le curiosità portano a qualcosa, quindi devi avere la capacità di dire, vabbè, questa cosa non porta a niente, via, si blocca e si fa un'altra. Però bisogna, secondo me, almeno dargli una possibilità. Quindi dire subito no, non ha senso, lo trovo contro... Diciamo, nel gioco delle probabilità rischi di perdere opportunità. A me è successo 2 volte. Di cambiare... Ma di colleghi... No, di colleghi che... 2 colleghi diversi, sì. No? Che in maniera critica costruttiva sul mio lavoro, no? Mi hanno detto 2 volte mi hanno detto una cosa, no? E io lì per lì, non so, sarà che ho preso, non so, non ho seguito, no? Poi in entrambi i casi altri colleghi hanno fatto quella cosa lì, diciamo, magari in un campo leggermente diverso, ma hanno dimostrato che era molto interessante. Dico, cavolo, me l'hanno detta 2 anni fa sta roba qua. Succede. Per cui voglio dire subito no non è necessariamente una... Beh, secondo te c'è un tempo massimo oppure dipende da cosa a cosa? Diciamo, un tempo massimo oggettivo direi di no, però ognuno deve darsi un po' i suoi tempi in base alla sua... Diciamo, se uno sta facendo un dottorato di ricerca che di base dura 3-4 anni, in Svizzera magari tende a durare 4-5, diciamo, non è che puoi permetterti di spendere 2 anni a esplorare, insomma, devi un po' valutare secondo il momento che è.
quante risorse hai, quanti progetti hai in ballo, tante cose diventa più evidente più facilmente che non va da nessuna parte. Altri, faccio un altro esempio che mi è capitato recentemente, avevo un collaboratore del mio team che stava lavorando su un progetto, no? Quindi un nuovo progetto, tutta una nuova attività che si basa non tanto con le protesi retiniche, ma registriamo dalla cornea l'attività della retina di base, spontanea, un po' una sorta di elettroencefalogramma della retina. E lui stava facendo questi esperimenti, no? Io ogni tanto passo in laboratorio a vedere il modo di fare, no? Passo, guardo, così. E niente, comincio a notare una cosa che, diciamo, dall'elettrodo dall'occhio su cui si parlava di animali, dall'occhio su cui posava l'elettrodo si formava molto più frequentemente la cataratta, ma poi dopo la procedura la cataratta andava via. Stavamo stimolando l'occhio. Cioè una specie di cura di cataratta. Sembrava. Okay. 1, 2, 3, inizio a prendere foto. Perché poi io sono così, cioè quando ho visto quella roba lì, e quindi passavo ogni animale a vedere. Guardai, ma non mi ha chiesto cosa stessi facendo, no? Ero lì che giravo, non ero del tutto interessato a quello che tanto lui competente, faceva il suo lavoro, non c'era problemi. Ero interessato a prendere ste foto di sti topi, no? Di occhi, per vedere un po'. E siamo andati avanti per una settimana, poi dopo alla fine ho detto, sì, c'è un effetto, allora lì diventa, cerchiamo di capirci un po' di più. Quindi capirci un po' di più di fatto di base vuol dire iniziare a guardare la letteratura scientifica. Anche a volte andare indietro, perché sì, tante cose devi andare indietro. Alla fine dopo, però andare indietro è difficile, perché poi l'indicizzazione di questi paper sì. E alla fine, dopo 2 o 3 settimane, trovai un articolo che dimostrava che se tu metti un elettrodo sull'occhio, no, cambi la tensione, durante l'anestesia cambi la tensione superficiale del film di liquido oculare, quindi di fatto ha un effetto preventivo sulla cataratta. Quindi la stimolazione elettrica non aveva almeno non aveva un effetto predominante, era semplicemente una protezione. Quindi diciamo il progetto è morto lì così. Ci è voluto 2 o 3 settimane, però a volte ci più, nel senso il punto non è quanto tempo, il punto è capire quando è il momento di tirare la spina e tirare la spina, perché a volte questo punto arriva dopo 1, 2, 3 anni, 5 anni, 10 anni e a volte è difficile, no? Perché dici, progetto di 10 anni, però magari a un certo punto arrivi, non semplicemente quello che potevi fare l'hai fatto. Quindi è il momento di dire stop. Una mia curiosità, questa curiosità che hai tu nel tempo è cambiata? Cioè quando eri giovane era più ossessiva o più vai avanti negli anni? No. Ok. No, non penso che non va meglio, diciamo. Okay. Quella era la domanda. No, è sempre stato abbastanza così. Mi dissero che quando ero piccolo amavo giocare con le prese, no? Okay. Ovviamente gioco abbastanza pericoloso. Sì. Piccolo intendo 2 o 3 anni. Quindi mi costruirono una tavoletta di legno con dentro delle prese, no? per giocare con le prese. Quindi penso che sia. Forse adesso sono un po' più sicura. Faccio giochi meno pericolosi, però forse. Un'altra domanda, come mai, prima abbiamo parlato degli impianti cocleari, sì? Come mai diciamo gli impianti sono, diciamo, hanno funzionato rispetto a quelli della retina? Cioè cos'è che cambia? È più difficile, più facile? Allora, più difficile, più facile non lo so, nel senso che in qualche maniera il sistema nervoso è complicato tutto. Quindi non so neanche se si possa dire. Allora, tendenzialmente da ingegnere uno direbbe che è più facile l'impianto cocleare perché il sistema visivo è quantomeno bidimensionale se non tridimensionale. Diciamo è bidimensionale sulla retina, poi in realtà la percezione visiva è tridimensionale, però questo è un altro discorso. Però diciamo la retina è bidimensionale, sì. No? Mentre la coclea è unidimensionale, cioè una spirale ma viene linearizzato e ogni punto corrisponde a una frequenza, no? Mentre in realtà nella retina ogni punto corrisponde a una coordinata XY, quindi questa differenza l'ingegnere direbbe così.
nella retina ci sono 126 milioni di fotorecettori, quindi un ingegnere direbbe è una telecamera a 126 milioni di pixel o di punti. La coclea probabilmente, lo spettro di frequenze è comunque ampio, ma diciamo ogni punto nella retina in questi 126 milioni è importante. Nella coclea il numero di punti lineari probabilmente può essere ridotto decisamente, almeno di un ordine di grandezza rispetto ai 126 milioni. Siamo sulle migliaia comunque. Quindi diciamo da quel punto di vista lì sì, è più semplice. Uh-huh. Però sai, l'ingegneria e la biologia non puoi sempre vedere le cose, a volte è utile, a volte no. Secondo me una grossa differenza è l'aspettativa. Considera che cosa intendi? È l'aspettativa, diciamo, storicamente nasce da quello che abbiamo promesso ai pazienti, quello che gli abbiamo fornito e quello che loro si aspettavano. Allora, gli impianti cocleari nascono negli anni 50, giù di lì, nel 1950. All'inizio non è che andassero così bene. Vabbè, i primi sistemi erano rudimentali, vedi delle immagini con un microfono enorme che ti dovevi portare, insomma, e non è che andassero così bene. Però poi dopo nel tempo sono migliorati, abbiamo detto appunto adesso abbiamo una qualità utilizzabile, no? Vengono impiantati in neonati, per intenderci. Lì è molto importante perché comunque fa un entrainment del sistema che altrimenti mantieni, diciamo, quell'aspetto del circuito uditivo funzionante, che altrimenti se non senti mai dalla nascita c'è una certa atrofia, comunque come se tu non fai mai esercizio, no? Il muscolo lì in bambini neonati inizi già a stimolare l'aspetto uditivo, quindi è molto importante. Però diciamo in qualche maniera venne accettato più facilmente, diciamo non più facilmente, però ci sono comunque persone che rifiutano l'impianto cocleare perché non lo trovano utile, semplicemente perché magari leggono le labbra. Diciamo, qual è l'alternativa di una persona non vedente, di una persona che non sente? È leggere le labbra. Ci sono altre alternative, però diciamo principalmente è quello, no? Beh, però direi che non può sentire la musica. Non può sentire la musica. Ora, la musica anche con gli impianti cocleari sì, allora diciamo però una sinfonia di Beethoven con gli impianti cocleari non so come si sente, cioè diciamo anche lì dipende dal livello di musica in qualche maniera. Però ancora passiamo dal clinicamente utile o l'economicamente utile al socialmente utile o personalmente utile. Però diciamo l'acceptance rate è decisamente più alto. Le protesi retiniche nacquero dopo in qualche maniera, anni 80, sulla scia degli impianti cocleari, proprio una di quelle persone lì. Sì. E secondo me è un po' come dire, l'abbiamo fatto una volta, lo facciamo due. Cioè c'era una certa sicurezza che ci saremmo riusciti in qualche maniera, no? In realtà è stato molto più difficile e secondo me abbiamo anche promesso un po' troppo e di conseguenza i risultati poi non sono stati all'altezza delle aspettative. Quello ha creato una demotivazione molto forte. Diciamo, questo è uno degli aspetti principali. Poi sì, è probabilmente tecnicamente più difficile. Un impianto cocleare oggi con 22-32 elettrodi funziona decentemente bene, cioè ogni elettrodo codifica per delle frequenze precise, no? Con 22 frequenze, poi si può giocare diciamo utilizzare più elettrodi per spostare, si chiama current steering, comunque diciamo, si possono un po' moltiplicare questi elettrodi in qualche maniera, riusciamo a riprodurre una percezione uditiva abbastanza buona. Negli impianti visivi non è ancora chiaro quanti elettrodi servono ad oggi, però ci sembra esserci una certa diciamo, come dire, sembra che siamo d'accordo sul fatto che almeno 1 migliaio ce ne vogliono. È difficile dare un numero, poi 1 migliaio in un piccolo campo visivo è molto più complicato che così, però diciamo di base si tende a dire che almeno 1 migliaio ce ne vogliono per avere un'immagine che abbia un senso. E lì tecnologicamente è più complicato.
Quindi diciamo sì, è più complicato, ma ci sono anche altri fattori. È una persona storicamente, proprio perché gli impianti cocleari arrivarono in una fase di sviluppo tecnologico degli anni 50, no? Mentre protesi retiniche non ce n'erano. Ebbene, le prime stimolazioni, diciamo, di protesi corticali per i non vedenti sono degli anni 60. I primissimi esperimenti. Le protesi retiniche arrivavano negli anni 80 con lo sviluppo della chirurgia in oftalmologia. In realtà nel tempo si sono sviluppati tutta una serie di dispositivi di ausili. Non parlo del cane per i non vedenti o del bastone, ma c'è tutta una serie di altri dispositivi, no? Fino ad arrivare al giorno d'oggi allo smartphone, che è per eccellenza il dispositivo general purpose che fa tutto per i non vedenti, cioè, per eccellenza, tale per cui l'asticella per le protesi visive si è alzata sempre di più. A proposito di questo, scusa, perché un non vedente dovrebbe sottoporsi a un impianto chirurgico quando magari si può avere un occhiale con l'AI che ti dice ehi, attento, stai attraversando parliamo di Ray-Ban Meta adesso. Adesso sì, un attimo, no, perché però, no, aspetta, fammi finire. Che tipo sta arrivando una macchina, ok, quindi non attraversare, cioè a sto punto magari si può pensare no, visto che non sappiamo ancora che se il dispositivo sta funzionando molto bene, a questo punto mi metto questi occhiali e aspetto. Allora, ci sono tu, comunque adesso hai anche, cioè parli con i pazienti ovviamente, no? Sì. Cioè, cioè perché dovrebbero farsi l'impianto quando c'è magari un'altra opportunità? Allora, ci sono varie risposte a questa domanda. La più semplice è il paziente non vedente vuole vedere. Vuole vedere. Tutto il resto è utile, però lui vuole vedere. Allora, ritorniamo all'inizio della conversazione. Cosa vuol dire vedere? Lui vuole vedere un quadro, cioè non vuole leggere un foglio che lo legge, tra virgolette, in altre maniere. Vuole vedere un quadro, vuole provare emozioni tramite la vista, che può essere il volto del nipote, insomma, vuole questo, no? Possiamo noi dare questo? No. Oggi no. Quindi oggi, allora, se riusciremo un giorno a dare questo, io ti dico onestamente, questo risponde alla domanda perché. Teniamo in considerazione un'altra cosa, una protesi, qua parliamo solo di protesi retinica. Un impianto di una protesi retinica oggi su un paziente non vedente ha un rischio di profilo chiaramente non bassissimo, ma non elevato. Sì. Diciamo, il peggio che possa succedere, se ci pensi, è che succede un problema, quell'occhio lì va espiantato. Socialmente, aspetti estetici, non è semplice, però rispetto al potenziale vantaggio di vedere, forse ci sta. Io mi occupo anche di altre protesi. Altre protesi oggi non sono in quella una protesi corticale, per esempio. Il rischio che possa succedere da una chirurgia del genere è la morte, il caso peggiore. È poco probabile. Poco probabile, mettiamola così, diciamo, rassicuriamo un attimo, è molto poco probabile. Però è un'anestesia generale, no? Non è locale, è generale. In qualsiasi tipo di anestesia generale, non parlo neanche dell'aspetto neurochirurgico, l'anestesia generale comporta un potenziale rischio di morte. Succede quasi mai, forse mai, non lo so. Non so, conosco la probabilità, è bassissima, però esiste. Quindi il rischio di profilo è diverso. Uso il profilo di rischio. Sì. Per cui, ora, però restiamo ai giorni nostri. Non possiamo ricreare la vista. Quindi perché una persona debba avere un impianto anche retinico al giorno d'oggi? Non lo so. In realtà quello che sappiamo è che l'Argus 2, no? Riuscì ad uscire dalla fase di clinical trial e entrare in una fase commerciale, poi l'azienda fallì. Per varie ragioni, ma sempre poi era pensato per una patologia di pazienti retiniti pigmentosa. Sono abbastanza rari, 1 su 4.000. Non ci saranno 2 milioni di persone in tutto il mondo, non sono poche chiaramente, però poi quelle che possono, dato che c'è la possibilità di rischio dell'occhio, quelle che possono ricevere il dispositivo sono quelle nello stadio terminale. Con terminale intendo finale, no? Terminale, quando diciamo terminale ha un altro senso, ma finale, quindi sono meno.
stimato che la popolazione utile era 400.000 persone. Diciamo, sono tante, poche per un business. Sì, esatto, questo è il grosso problema. Degenerazione maculare sono un po' di più, caso di prima. Adesso ad oggi sono ancora nella fase di trial clinici, otterranno probabilmente una certificazione a breve. Non so poi come andrà a finire, non lo sappiamo, però non so, diciamo, se veramente verrà accettato in maniera sostenuta o no. Questo è difficile da dire. È chiaro che le persone ad oggi, a una persona non vedente, anche non vedente completa, per convincerlo, fra virgolette, a fare una chirurgia, un impianto, con tutto quello, la difficoltà che comporta non è solo la chirurgia, l'impianto, poi di avere gli occhiali, devi imparare ad usare. Parliamo veramente di una popolazione anziana che non vuole scazzi. Sì, esatto. Quindi quando rispetto comunque un cellulare ce l'abbiamo tutti, no? E lì è un grosso, non voglio definirlo un problema, perché in fin dei conti, se non c'è bisogno di una neurotecnologia, semplicemente non la facciamo. Cioè, nel senso, non è quello un problema. Cioè, se c'è un'alternativa più semplice, no? Ora dobbiamo parlare degli occhiali. Vabbè, era un esempio. No, ma un esempio molto importante, perché anche lì, come dire, è un esempio interessante in qualche maniera. Se tu guardi, no, ora penso che parliamo di Ray-Ban Meta al giorno d'oggi, perché comunque sono dispositivi commerciali, pensati per l'uso comune, come il cellulare, sì, dove però chiaramente c'è un certo interesse di vederne l'applicazione per persone ipovedenti o non vedenti. Questo si sa, non è proprio diciamo il core business di Meta, però noi nel campo stiamo guardando. In realtà però se guardiamo indietro ce ne furono vari altri tipi di occhiali non a scopo commerciale, nati specificamente per persone non vedenti, cioè start-up, aziende. Quanti anni fa e quanto pesavano? No, allora recentemente e non pesavano. Okay. No, allora 10 anni fa c'erano delle mattonelle, ci sono delle immagini su internet che puoi andare a vedere degli anni 80, non so, primi anni 90, dove c'erano persone che veramente si portavano un micro un televisore a tubo catodico, per intenderci, piccolino, cioè, diciamo, sono foto anche folcloristiche in qualche maniera. No, ci sono dei dispositivi, uno è l'Orcam che di qualche anno fa che faceva esattamente quell'analisi degli oggetti, chiaramente l'intelligenza artificiale al tempo, però parla breve, non esiste più. Ma è fallita l'azienda? Non so i dettagli di quel caso perché non è proprio il mio campo, però diciamo in qualche maniera, come dire, il fatto che ci sia un bisogno non vuol dire che la tua soluzione sia quella buona, anche se per te lo è. Questo è la realtà dei fatti. Quindi tornando all'intelligenza artificiale, Ray-Ban Meta e tutto, forse, ma anche una soluzione così semplice, no? Perché in fin dei conti sono degli occhiali. Considera una cosa, lo stigma. Poi il Ray-Ban Meta potrà, diciamo, se tutti hanno il Ray-Ban Meta, la persona non vedente non è identificata come non vedente perché è Ray-Ban Meta, perché ce li posso avere io, te, chiunque, no? Se sono specifici per i non vedenti e magari non sono neanche troppo di design in qualche maniera, inizia a diventare un problema. Qua si potrebbe discutere un sacco, nel senso sì. Cioè, immagina ora gli occhiali delle protesi visive che sono imbarazzanti esteticamente. Sì, capisco che potrebbe essere un problema. Sì, potrebbe essere. No, scusa, è un problema. Okay. È un problema. Quando io lavoravo a Poliretina, no? Preciso, visto che ne abbiamo discusso, Poliretina è uno di quei progetti a cui ho tolto la spina in qualche maniera. Infatti volevo chiedere. Sì, perché diciamo un inciso, poi ritorniamo, però è legato. Noi lì abbiamo pubblicato un sacco scientificamente. Io sono uno scienziato, rispondo a domande scientifiche, no? Onestamente non ho mai avuto l'intenzione di aprire un'azienda, fare un business, perché semplicemente sapevo che il business non esiste. Nel senso, ci sono pazienti che hanno bisogno, ma con il fatto che non tutti vogliono una protesi, che non tutti possono avere, non è sostenibile. Io però volevo, diciamo, la cosa che mi è rimasta, l'idea iniziale era il campo visivo conta, è importante,
E se anche tu non hai una risoluzione ideale, ma hai il contesto, aiuta molto. Quindi abbiamo costruito un dispositivo, abbiamo fatto tante cose in augmented reality, ci sono vari paper dove simuliamo la percezione con poliretina anche in laboratori ultra tecnologici e misuriamo le performance di persone vedenti ma che tramite caschetti vengono resi con una visione tipo quella di poliretina per vedere come la modulazione del campo visivo facilita la comprensione dello spazio, come tu ti muovi verso determinati ambienti, come riconosci certe attività che devi fare. Insomma, abbiamo fatto tante cose lì. Quello che mancherebbe veramente è una prova su pazienti non vedenti, no? Quindi un Early Feasibility Clinical Trial si chiamerebbe, dove il vantaggio di poliretina è che è un sistema ottico, abbiamo questo proiettore, no? Quindi tu puoi avere dei pazienti in cui proietti un'immagine a 10 gradi, usi solo la porzione centrale, alcuni a 15, altri a 20, altri a 40, insomma, e vedi come cambia il loro comportamento in base a come moduli il campo. Questo era quello che avrei voluto fare. Per rispondere, alla fine, per chiudere il cerchio sulla mia domanda scientifica nata 11 anni fa. Il problema è che devi fare un trial clinico. Allora, fare un trial clinico per rispondere a una domanda scientifica, se questo viene in qualche maniera messo nero su bianco, eticamente sono d'accordo, nel senso, si fanno, nel senso, con i pazienti si spiega che lo scopo è, chiaramente ricevono la protesi, però lo scopo è avanzare la conoscenza. Però chi finanzia il trial clinico non è proprio d'accordo, cioè nel senso che finanzia il trial non per la scienza, ma se poi dopo c'è uno sviluppo industriale. Conti fatti, sì, se tu investi, voglio dire, tutti noi ci sta, noi investiamo qualcosa che sia tempo, denaro o intelletto in qualcosa per avere un ritorno che sia tempo, denaro, poco conta, ma tu investi qualcosa, vuoi avere qualcosa in cambio, no? Chi investe in questi trial è la stessa cosa, molto spesso è denaro per denaro, in genere. Quindi lì è diventata difficile, e per cui in quel caso lì dopo vari tentativi ho abbandonato, perché comunque è un dispositivo di laboratorio per cui va certificato, cioè è complicato impiantare un dispositivo che non è approvato in pazienti, giustamente complicato, perché nel senso prima cosa è la sicurezza, certo, cioè quello sulla base di tutto, quindi per cui in sostanza sì, perché io non l'ho sempre detto che non volevo fare questo non lo sapevo. No, sì, no, per me era veramente mostrare che effettivamente che ora possiamo darlo per assodato oggi, diciamo, vabbè sì, il campo visivo è importante, possiamo crederci in qualche maniera, però dimostrarlo scientificamente è lo scopo del mio lavoro in qualche maniera, no? Noi vogliamo dimostrazioni scientifiche di quello che diciamo. Certo. E lì era diventato. Comunque, tutto questo per dire che sì, diciamo gli occhiali andremo a vedere come vanno a finire, insomma. Ok, allora possiamo passare ai cortical implants. Sì. Dice meno da dire. Sì, però esatto. Infatti volevo chiederti come mai sei passato dalla retina a lì, soprattutto. Cioè, mi sembra di capire a me che già è complicato fare poliretina, e da ignorante, sì. Cioè, fare cortical implants mi sembra ancora più complicato. È più complicato. Quindi, cioè, come mai? Ma allora, è più complicato, quindi lo scienziato è più interessato. No, allora, c'è secondo me uno degli aspetti importanti è che bisogna, e forse noi non siamo proprio bravi a separare le cose, in realtà uno scienziato è interessato dalla questione scientifica, dalla curiosità e dalla difficoltà. Cioè, se una cosa è difficile, se una cosa è facile, non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Se è una cosa anche perché non sei proprio spinto tu da. Sì, diciamo, noi amiamo siamo persone ambiziose, esatto, di base. Quindi, diciamo, però è giusto che sia così. Comunque, considera una cosa: la scienza si fa principalmente con i soldi dei contribuenti, quindi noi che paghiamo le tasse. Questa è una realtà universale. La scienza viene fatta con i soldi di chi paga le tasse. Una parte di queste tasse vengono dedicate alla ricerca scientifica, più o meno, tanto poco,
un'altra discussione che è meglio non avere. Quindi anche l'uso di questi deve essere in qualche modo, allora uno può dire, ci sono vari aspetti, uno può dire allora facciamo solo ricerca che abbia un'utilità per i cittadini, no? Questa è parte della ricerca, è in quel senso, no? A me piace, come dire, investire in tanti panieri, no? Meglio diversificare un po'. Però investire tempo, denaro, risorse su qualcosa che è tanto semplice e scontato, non so neanche se è giusto. Cioè, noi, a mio modo di vedere, dobbiamo in qualche modo investire il nostro cervello in risolvere sfide che sono difficili, col rischio di fallire. Però, se ce la facciamo, magari qualcosa di buono non sappiamo ancora cosa, ma qualcosa. È lì la ricerca scientifica, no? Investire in cose che sembrano impossibili. E da lì nasce la scoperta scientifica. Poi questo si può vedere in rispondere a domande che sembrano essere impossibili, no? Da dove viene l'universo e quello che è, a cose più che possono avere un'utilità un po' più pratica in qualche maniera. Tutte e due vanno bene, secondo me. Però il concetto è che deve essere una domanda, bisogna avanzare la conoscenza o la conoscenza tecnologica, se no non è il nostro lavoro, in qualche maniera. Non è quello che dovremmo fare, non è il nostro compito altrimenti. Una domanda sul diversificare. Sì. Come mai? Nel senso, perché io faccio diverse cose, no? Però mi sono chiesto proprio recentemente, ha senso diversificare, ovvero dedicare il tempo a diverse cose quando magari se dedicassi tutto il tempo o soltanto a una cosa, magari avanzerei di più in quella cosa. Quindi nel senso, ha senso prendere questo rischio? È perché tu stai diversificando? No, allora secondo me qui c'è il fattore di scala. Io ho detto che ha senso diversificare sulla scala globale. Globale o non globale, prendiamo un paese, investe nella ricerca scientifica, è opportuno secondo me che non investa, non so, unicamente 100% nella transizione energetica o 100%, non so, 100% nella cura ai tumori e non nelle malattie cardiovascolari. Adesso, ad esempio un po' stupidi, però diciamo, secondo me è utile diversificare perché sono tanti problemi. Okay. Magari sono dei problemi che in certi momenti diventano più importanti di altri o più all'ordine del giorno di altri, ma ci sono tanti problemi. Secondo me noi dobbiamo cercare di diversificare per portare risposta a tutti i problemi su scala globale. Detto questo, non vuol dire che una persona debba dedicarsi al tumore e alle malattie cardiovascolari e al diabete nello stesso momento. Okay. Questo intendevo dire. Quindi invece su quello che nel campo scientifico ci sono persone che diversificano di più o di meno degli altri. Tante sono molto focalizzate, tante sono meno focalizzate. Diciamo che l'essere molto focalizzati, per come funziona il mondo scientifico, l'essere molto focalizzati ti fa avanzare di più in quell'argomento lì, ma fa sì che ti settorializzi. E quando quell'argomento lì non è più di moda, diventa un problema, soprattutto per la ricerca di finanziamenti. Okay. L'essere diversificato ti permette di giocare. È molto, la ricerca scientifica non è così pura come mi alzo la mattina, ho una bella domanda, c'è un sacchetto di risorse che trovo per strada e gli do risposta. Non funziona così. C'è molta strategia dietro, purtroppo. Sarebbe bello se fosse. E quindi il diversificare ti permette anche di bilanciare un po' gli interessi e ottimizzare un po' il funzionamento. Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio. Certo è che non vuoi fare una Macedonia di frutta dove quello non è, a me non piace in maniera, anche perché poi le tue competenze, cioè ci vuole tempo per acquisire competenze in un settore. Ho capito. Questa diversificazione. Ma torniamo agli impianti cocleari. Sì, no, parlami un po' di questi cortical implants. Sì, lì, allora, perché innanzitutto? Perché è difficile, perché è tante cose che pochi sanno, è che i primi studi di stimolazione del cervello elettrica furono fatti noi conosciamo l'omunculo di Penfield, no? Che si stimola nel cervello e nell'area somatosensoriale ogni punto corrisponde a un dito della mano, del piede,
In realtà i primi studi furono fatti nell'immediato dopoguerra, dopoguerra intendo prima guerra mondiale. Ok, perché stavo pensando ai nazisti che hanno fatto un no, sacco di... no, prima guerra mondiale, dove effettivamente c'erano molti soldati con traumi e quindi lì ci fu la possibilità di provare a iniziare a stimolare la corteccia visiva per capire appunto questo discorso ottico che dicevo per la retina esiste anche per l'area primaria visiva del cervello, cioè una mappatura retinotopica anche lì. E questa fu scoperta appunto nel 18, 19, 20, quegli anni lì. Poi dopo fu fatto su soggetti non vedenti per capire come cambiava. Quindi in qualche maniera la neurostimolazione o le brain machine interface sono nate nel campo visivo. La primissima protesi o brain machine interface impiantabile di ogni tipo fu fatta nella corteccia visiva. Diciamo nel 56 dei primi esempi molto rudimentale, e poi nel 68 fu pubblicata. Poi ci fu Dobel e altre. Lo Youth Array, che è molto conosciuto, è un dispositivo che si impianta, principalmente è stato impiantato dal gruppo di John Donoghue e tutto il BrainGate Consortium per aiutare le persone che avevano dei disturbi motori, quindi che potevano essere varie forme di paralisi, no? Per registrare l'intenzione di movimento. In realtà quel dispositivo lì nacque come stimolatore della corteccia visiva. Chi inventò il dispositivo lo pensò a quello. I parametri di quel chip lì, di quell'impianto lì, sono precisi per la corteccia visiva primaria, la distanza tra gli elettrodi, la lunghezza degli elettrodi. Semplicemente che a un certo punto si rese conto che sul campo del visivo non riusciva a trovare finanziamenti, sul campo del motorio c'erano un sacco di soldi, quindi si spostò su quell'altro. Banalmente detto. Quindi è un campo dove in qualche maniera... Perché? Perché è un campo difficile. Un campo difficile necessita soluzioni innovative e le soluzioni innovative creano innovazione. Quindi è per quello che è interessante. È un campo che ha bisogno di 10.000, 20.000, 30.000 elettrodi. Non è mica facile, sono una quantità di problemi dietro. Però se non hai quella necessità non risolverai mai quei problemi. Quindi in realtà perché lavorare oggi sulle protesi corticali visive? Probabilmente non verranno utilizzate nei pazienti per dargli una possibilità di visione per almeno molti anni. Non so mai se lo saranno, onestamente. Però ci permettono di darci una motivazione per avanzare lo sviluppo tecnologico e magari questi risultati poi verranno impiegati in altri campi. Pensa a Neuralink, no? Sì. Ora è vero che loro hanno un progetto nel campo visivo, però molta della tecnologia che loro adesso sviluppano non esisterebbe neanche se noi non ci fossimo posti quelle domande prima. Per cui questa è la ragione. Non sono così naiva a questo punto della mia carriera di dire perché tra 5 anni ridaremo la vista ai pazienti che non possono avere la protesi retinica. Parliamo di pazienti che non hanno problemi o magari hanno perso gli occhi, per dire, nel senso sono pazienti che non possono essere trattati con una protesi retinica o una terapia oculare. Non voglio dire che non sarà mai possibile, però non so se sarà possibile e quando. Però scientificamente ci permettono di porci delle domande, cioè di vedere dei problemi, dei limiti, porci delle domande e risolverli, che è lo scopo di uno scienziato, in fin dei conti. E avete scoperto qualcosa in più rispetto alle retina implants facendo i cortical implants? No, ad oggi è un po' l'opposto, nel senso che una delle componenti interessanti è che diciamo il campo visivo della ricerca scientifica visiva è un po' diviso tra la retina e il cervello, proprio diciamo due specie di scienziati differenti, no? Retina è più neurofisiologia e neurobiologia della retina, campo visivo è più quasi cognitive science, o comunque diciamo, viene proprio affrontata da due specializzazioni diverse. E spesso non sono grandi vasi comunicanti tra i due. Per cui la mia sensazione oggi è che tante di quelle scoperte o
o conoscenze acquisite dalle protesi retiniche, no? In qualche maniera non devono andare perse, nel senso è lì un po' dove io sto cercando di giocare un po', perché tanti fenomeni esistono anche a livello centrale e in qualche maniera bisognerebbe evitare di fare gli stessi errori, anche se già un po' li stiamo facendo. Quindi lì è secondo me dove è importante il mio background in questo nuovo campo, perché avendo già visto tanti aspetti importanti o interessanti, ha senso poi non ripartire da zero sulle protesi corticali. C'è qualcos'altro importante da dire sulle protesi corticali? Ma diciamo in generale le protesi corticali non sono unicamente visive, cioè ce ne sono per varie applicazioni. Abbiamo parlato appunto per il movimento delle persone con varie forme di paralisi. Secondo me ad oggi l'aspetto più difficile è che in qualche maniera il campo anche se prendiamo tutto il campo delle malattie neurodegenerative a livello del cervello, no? Globalmente è una popolazione molto molto ampia. Globalmente sono parecchie milioni di persone, decine di milioni di persone. Un po' la difficoltà è che sono tante patologie, malattie e condizioni diverse. E quindi ad oggi sostanzialmente c'è una soluzione, vuol dire personalizzata, ma diciamo è importante avere strategie specifiche per malattie specifiche. Però questo fa sì che poi dopo ogni prodotto, dispositivo, quello che è soluzione, si applica a un piccolo campione della popolazione. Quindi questo numero enorme poi dopo si traduce in protesi corticali visive. Ora è vero che noi diciamo che globalmente tu puoi leggere che ci sono 40 milioni di persone non vedenti al mondo. Verissimo. 42, 45, adesso non conosco gli ultimi dati, però bisogna iniziare a dire che la metà di queste sono non vedenti perché hanno la cataratta e semplicemente vivono in paesi dove la chirurgia della cataratta non è come in Italia, Svizzera o in Europa, che la fa in dei hospital, semplicemente non si può fare. E quindi già questo sono 20 milioni di persone che non hanno bisogno di un impianto, avrebbero bisogno semplicemente di un accesso alla sanità differente. Quindi è un problema di altri, non dei ricercatori, ma è un problema politico comunque. Quindi già sono la metà, sono così. Poi ci sono le malattie infettive, semplicemente da lavarti con l'acqua contaminata, le malattie batteriche. Sono tutta una serie di situazioni dove tu veramente hai bisogno di intervenire, sono già molte meno. Poi alcune sono retiniche, problemi retiniche, quindi un impianto corticale non sarebbe proprio la prima scelta. Quindi diciamo il numero si assottiglia molto da quello che uno potrebbe dire 40-50 milioni di persone non vedenti. Poi vai a vedere quelli che ne potrebbero veramente beneficiare sono molti meno, quelli che poi sarebbero disposti a beneficiarne sono ancora meno. Questo è un grosso problema. E quindi diciamo noi quello che stiamo cercando di fare sì è prendere un po' l'idea, perché il mio campo è quello visivo, la mia conoscenza è lì, certo non capisco niente del motorio, quindi sarebbe o del cognitivo, non esistono anche protesi corticali cognitive, magari per boosting di memoria. Non sapevo questo. Diciamo neurostimolazione per boosting di memoria, che poi potrebbe diventare una protesi. Diciamo, però l'idea è quella di sviluppare conoscenza che poi sia, o tecnologia che sia applicabile a 360 gradi, o soluzioni che possano essere applicate a 360 gradi. È un po' la cosa che a me piace personalmente del progetto di Neuralink, è quello che in qualche maniera loro stanno cercando di sviluppare una piattaforma che sia multipurpose, idealmente, come viene detta, anche su volontari sani in futuro, che sembra una barzelletta, un'assurdità, ma in realtà non lo è. Stiamo parlando di augmented. Indipendentemente da quello che stiamo parlando, in realtà c'è una persona business oriented, sì, come Elon Musk, ovviamente noi siamo scienziati puri, non aborriamo il business oriented. In realtà c'è una questione di mercato dietro. Non puoi, cioè in qualche maniera questi dispositivi, lo sviluppo di questi dispositivi ha un costo enorme.
Sì. E se non c'è un numero, alla fine numero di unità vendute, non è sostenibile. Per cui, indipendentemente da quello che sia l'applicazione Augment, non lo voglio neanche sapere. Ok. Ma la realtà numerica, in quanto ingegnere, credo in due cose, nella fisica e nella matematica, il resto poi però in quello ci credo, cioè la realtà numerica è quella, è evidente. Ma adesso una curiosità, se Elon Musk ti chiamasse e ti direbbe ehi Dubito. voglio provare il pianto e ho, non so, 20 persone, cosa faresti? Pronte per... Cioè, se io fossi uno di questi... No, ti chiama e ti dice: senti, ti voglio pagare per provare a fare il retina implants e per metterlo in una persona. Vedente? No, non vedente, per testarlo se tutto quello... no, allora quello sì. Okay. Nel senso, se siamo d'accordo, dipende dai termini, il diavolo è nei dettagli. Ok. Ripeto, io ho ancora delle domande scientifiche su quel retina a cui non ho risposto, se quello è lo scopo e se ci sono le condizioni di sicurezza. Sì, sicurezza, però poi dopo lui ci guadagna. Cosa faresti? Perché magari funziona tutto e poi lo mettono in vendita. Sì. No, personalmente io sarei... Allora, dipende, il diavolo è nei dettagli. Sì, certo. Però concettualmente il mio statement. scopo nella vita è rispondere alla curiosità scientifica, quello di uno scienziato. Se poi questo porta al fatto che da un lato l'impianto viene prodotto, viene certificato, viene commercializzato, i pazienti poi c'è tutto il regolamentorio di chi paga, tutta una serie, cioè dei sistemi sanitari nazionali, c'è tutto un aspetto dietro, però in qualche maniera alla fine arriva ai pazienti, i pazienti ne sono contenti e lui ci guadagna. Non ho, così superficialmente dicendo, non ho problemi con questo. Okay. Cioè non sono io che voglio guadagnarci. Tutti dobbiamo vivere, però io ho un lavoro, uno stipendio che non sono ricco ma sono felice, mettiamola così. Sono contento di quello che faccio, quindi il mio scopo è fare lo scienziato, no? Quindi se ho raggiunto quello scopo, il mio scopo non è guadagnare con il risultato delle mie ricerche, che la mia istituzione potrebbe vedere, però non credo forse neanche, però poi ci vogliono contratti dietro, tutto quello che vuoi, certo. Però non è il mio scopo, se no l'avrei fatto, in qualche maniera avrei cercato di farlo, scusa. Ma non è il mio scopo. Il mio scopo è rispondere alla curiosità scientifica, in qualche maniera anche forse un po' più egoista, no? E dire, cavolo, avevo ragione, ma non per dirlo agli altri, cioè per dirlo a me stesso, no? Sì. Cavolo, avevo ragione, oppure cavolo, mi sono sbagliato. Però almeno hai una risposta. Lo scienziato cerca una risposta alla sua domanda alla fine. Per cui no, in generale, poi ripeto, ci sono i dettagli dietro, quindi certo. Però in linea di massima come principio, secondo me è quello che dovrebbe essere in realtà. Se vogliamo generalizzare, ora c'è molta la tendenza del mondo della ricerca scientifica e accademica a chiudere buchi, no? Qual è il buco? Il buco è che molte delle ricerche, no, non hanno poi uno sbocco industriale, cioè c'è un gap tra il laboratorio e l'azienda, no? Questo gap esiste per tante ragioni. Uno, l'azienda ha nei loro problemi, non so quanto hanno disponibile a investire in ricerca dal punto di vista dell'azienda. Due, magari non tutto quello che facciamo è così interessante, cioè noi pensiamo che lo sia perché è quello che facciamo noi, ma magari, come dire, non è che perché tu hai una soluzione a un problema vuol dire che quella soluzione sia quella che nell'ecosistema sia la più adatta. Sì. Non è che ogni soluzione è buona, o magari è buona ma non è che si può applicare, quindi sono tanti problemi. Poi la risposta del mondo universitario degli ultimi anni è quella, la startup, no? Non tutti, però il numero di startup create è esponenziale. Questo genera una sorta di ritorno in qualche maniera. Le università si comparano ad oggi tramite vari criteri, incluso quante startup abbiamo aperto, non quante poi hanno chiuso. Quindi c'è un incentivo che secondo me è un incentivo malsano in qualche ragione. E ripeto, bisogna imparare a togliere la spina alle cose. Se alla fine, e la guardo da il chimico, diciamo, o l'agricoltore fa l'agricoltore, coltiva il grano, il pane lo fa il panettiere, no? Se il panettiere non trova buono quel grano lì,
poi si può discutere, però quindi diciamo l'industria, adesso Elon Musk è un particolare tipo caso di industria, però diciamo l'industria deve essere responsabile anche perché ha tutte le competenze mediche, regolatorie, assicurazioni e tutto quant'altro che noi non abbiamo, di sviluppare e portarlo sull'uso. E poi giustamente guadagnarci, perché non è che fa lavoro per... Quindi secondo me bisogna imparare anche a vedere nel caso specifico, perché si parla tanto di Elon Musk o Neuralink è un'azienda che fa il mestiere, e ora è un'azienda particolare perché non vende ancora, quindi è finanziata tramite investitori tra cui Elon Musk, però l'azienda come scopo deve fare profitto, deve pagare i salari, quindi non è il male in persona perché ci guadagna, ci deve guadagnare, se no non lo fa, cioè nessuno lavorerebbe sì, facciamo volontariato ma non al 100%, quindi no, in linea di massima sì, sarei contento. E invece da Medtronic cosa fai? Perché ho visto che... No, allora, prima la mia posizione all'EPFL era, diciamo, conti fatti sponsorizzata da Medtronic, ma non aveva un legame... cioè, non ho capito, cosa intendi per Le sponsorizzata? CER sono sostanzialmente, un laboratorio costa all'università, no? Okay. Il salario, sì. C'è un certo costo, no? E le CER è un meccanismo attraverso le quali le università chiedono a delle fondazioni o delle aziende o degli enti terzi in qualche maniera di finanziare questo laboratorio. Quindi è l'EPFL che aveva chiesto. Beh, diciamo, non è che proprio, c'è stata una discussione dietro e una volontà di base prima che io fossi selezionato. E poi dopo, diciamo, in qualche maniera l'ente terzo fa una sorta di donazione, no? Quindi può avere anche certi vantaggi fiscali, eventualmente, non lo so. Però, diciamo, fa una donazione in ricerca e sviluppo finanziando un laboratorio in un'università. Però questa donazione è molto importante che sia svincolata da ogni pretesa in qualche maniera. Loro danno solo i soldi e tu puoi fare quello che vuoi, tra virgolette. Detta in maniera grezza, sì, diciamo, bisogna mantenere l'autonomia scientifica, non è che perché ti do i soldi allora ti dico cosa devi fare, sennò c'è un conflitto forte dietro. Ok. Quindi un meccanismo così. Un'altra mia curiosità, ci sono state aziende che ti hanno contattato per dire che erano interessate e se volevi lavorare per loro? Oh sì, nel senso, no, mi aspettavo un'altra domanda. No, sì. Che domanda ti aspettavi? No, mi aspettavo se ci sono state, in realtà non aziende, ma gruppi di investimento interessati a riprendere Polyretin. La risposta sarebbe stata comunque sì. Cioè, negli anni è successo, cioè, ci sono discussioni tuttora aperte. Poi bisogna vedere, ripeto, il diavolo è nei dettagli, quindi quello fa tanto. Ok. No, sì, anche aziende, chiaramente aziende. Ho avuto varie proposte, sì. E come mai non vai nelle aziende e stai allora, all'università? Ci sono forse un paio di fattori. Primo è che per una ragione o per l'altra, adesso non vorrei sbagliarmi, ma tutte le proposte che ho avuto erano al di fuori della Svizzera. E devo dire che in Svizzera, e questo è vero anche per gli studenti, no? Io ho notato che chi viene a fare il dottorato in Svizzera poi, non solamente sai, il campo scientifico è un campo dove ti sposti, no? Fai il dottorato in un posto, poi vai nel postdoc in un altro, no? E invece quelli che poi vengono in Svizzera tendono a voler rimanerci. Chi viene in Svizzera poi tende a voler rimanerci. Quindi, vabbè, questo è uno dei fattori che secondo me conta tanto. Ok. L'altro è che per me non è ancora il momento. Vuol dire che non lo sarà. Nel senso che io, quando poi passai dall'EPFL all'ospedale, la ragione fu che in qualche maniera ero un po' stanco di fare sviluppo tecnologico, anche se con finalità molto applicate, ma comunque arrivare ad applicarla alla vita dei pazienti è lunga, soprattutto quando sviluppi dispositivi così complessi, impiantabili, insomma, è molto lunga. E ripeto, il mio desiderio sarebbe stato testare Polyretin sui pazienti, perché lì avrei potuto rispondere a delle domande scientifiche che avevo. Ora, quello rimane un desiderio. Non è ancora. Sì. C'è tempo. Giusto dirlo. C'è tempo, però lì determina che quello che volevo fare io a un certo punto era rispondere a cioè, diciamo, uno dei tanti problemi anche della ricerca delle protesi visive ed altre, no? Che noi come scienziati tendiamo a lavorare in vitro, sviluppare tecnologie, lavorare sui modelli animali, ma il paziente è il paziente. In un campo come la visione di un essere umano non è la visione di un topo, di un altro animale.
E ti rendi conto che a un certo punto ti inizia a dire, io quello che mi sono iniziato il tutto è nato dal fatto che vedevo, l'Argos 2 ne abbiamo parlato, è nato negli anni 80, no? Ci sono state tante altre protesi, poi abbiamo parlato dell'optogenetica, che teoricamente l'optogenetica in ricerca è qualcosa di molto più raffinato di una protesi retinica. L'optogenetica è la stimolazione di neuroni tramite la luce individuali che esprimono una certa proteina, no? Molto selettiva, molto precisa, puoi fare tantissime cose. Quando però fu provata sugli esseri umani per tentare di recuperare la vista, alla fine il risultato è stato molto simile a quello dell'Argos 2. E dico, cavolo, come? 40 anni di ricerca, ma non tanto neanche di evoluzione tecnologica, no? Proprio di cambio di tecnologia in 40 anni, considerando l'optogenetica una tecnologia di cambio, una tecnologia rivoluzionaria rispetto a proprio l'età del bronzo della pietra verso l'età industriale, no? Eppure abbiamo lo stesso risultato. Per me è stato veramente un po' deprimente in qualche maniera, no? Cavolo di sì. E lì effettivamente dove ho realizzato che c'è tanto che non sappiamo sulle patologie delle persone. Certo, le conosciamo medicamente come aiutarli chirurgicamente, tutto, ma a livello di ricerca di base c'è tanto che diamo per scontato che ciò che funziona nel topo. E lì è dove ho deciso che no, che quello che volevo fare io era, diciamo, a costo di ridurre l'innovazione tecnologica. Oggi nella mia ricerca di innovazione tecnologica è proprio anzi lo scopo è proprio quello di usare dispositivi o impianti che abbiamo creato 20-25 anni fa, no? E quindi, diciamo, adesso sono pronti per essere usati nella ricerca clinica o sull'essere umano. Quindi a basso innovazione tecnologica, ma almeno far qualcosa con questi per capire meglio le malattie dell'essere umano. Perché sennò l'innovazione tecnologica l'ho vista come una ruota che gira. Continua a girare, continua a migliorare, ma sì, ho capito, quello che è pronto per uscire diventa vecchio, c'è già il nuovo, sì. Quindi tu devi investire. Cosa fai? Investi sul vecchio o investi sul nuovo? No, investi sul nuovo perché le promesse sono molto più alte. Quindi però il vecchio sparisce, okay. Il nuovo quando sarà pronto sarà già vecchio e via. E non se ne esce mai. E per me questo era diventato un problema. E quindi ho voluto fare questa cosa. In futuro, chi lo sa, magari forse non lo so, vedremo. Qua mi sono scritto proprio domanda naif. Ma perché non vi sedete tutti in una stanza per cercare una soluzione comune? E quando intendo tutti in una stanza, intendo Dante, Muratore, Palanker, non lo so, altri mi vengono in mente. Però esperti, cioè nel senso, io capisco che magari fa figo dire no, siamo riusciti noi a scoprire quello che è, o fa figo, comunque è anche una cosa che fa piacere, non so. Però alla fine in realtà lo scopo è trovare la soluzione. Perché non lo fate? Allora ti do la risposta che mi darei, che non è necessariamente la verità. Certo. È che ancora è una questione di diversificazione. Beh, loro credono in prendere una direzione rispetto a un'altra. Io credo in una direzione, tu credi in un'altra, credi in un'altra. Allora, l'idea che tutti e tre ce la facciamo è idealistica. È un problema? No. Io preferisco avere 10 possibilità. L'investitore cosa fa? Investe in 10, sa che su 9 perderà, ma sa che su quella dove vince guadagna abbastanza per coprire le perdite. Il meccanismo è lo stesso. Lascia libera la creatività. Allora, non è che nella ricerca non è che proprio fallisci, ma che ti vada, acquisisci conoscenza. Che non è poco. Che non è poco, perché magari potrà essere utile per altri in altri campi, no? Quindi mal che vada acquisisci conoscenza. Poi non tutti riusciremo per una ragione o per l'altra a restituire la vista ai ciechi. A volte i progetti non vanno avanti per questioni economiche, non scientifiche, diciamo. L'importante è che almeno uno ce la faccia in qualche maniera, il che non vuol dire che però siamo isolati, anzi che mettiamo i bastoni nelle ruote all'altro, cioè che vuol dire che ognuno porta avanti la sua idea, puoi criticarla costruttivamente, magari l'altro ci guadagna anche, ma credo che sia importante la pluralità delle idee, perché sennò se ci mettiamo a dire vabbè, troviamo la soluzione, no? L'idea che metti 10 geni intorno a una tavola e tirano fuori la soluzione magnifica e che è quella che funziona, secondo me statisticamente, io credo
nella fisica e nella matematica. Statisticamente non funziona, secondo me. Mentre in qualche maniera, se peschi a caso, forse hai più probabilità. Adesso sono due estremi. Certo, nel mezzo c'è portare avanti più idee, poi c'è una selezione naturale, in qualche maniera certe idee non vanno per una ragione o per l'altra, quindi dopo ci si seleziona, però parti da 100 per arrivare a una. Se parti da una è molto probabile che fallisci, secondo me. Quindi questa è la risposta che ti darei, che non è necessariamente quella vera, ma insomma, c'è un fattore di ego, di tante altre cose. Però secondo me quella è la spiegazione, cioè quello che giustifica tutto. Ok, e una persona se volesse diventare un paziente, cosa deve fare? Deve compilare un modulo, deve fare, non so, qualcosa, come fa? Allora, in generale, diciamo, dipende dalla definizione, tu intendi un volontario a un trial clinic. Diventare un paziente non credo che compili un modulo. Quali sono i requisiti necessari per essere inclusi in una sperimentazione clinica? Così. Esatto. Leggiamo la domanda. No, allora, innanzitutto ci deve essere una sperimentazione clinica. Certo. La sperimentazione clinica avviene con dei requisiti. Quindi sono criteri di inclusione e esclusione, tipicamente. Sono dei criteri per i quali sei adatto e dei criteri per i quali, anche se sei adatto, cioè anche se riempi i criteri di inclusione, potrebbero esserci dei criteri per i quali vieni escluso. Ok. No? Quindi questi sono tipicamente stabiliti nel documento che tu mandi al comitato, che poi, secondo la nazione, tutto quello, che approva il trial, la sperimentazione, o anche semplicemente c'è una differenza tra trial clinico e progetto di ricerca sull'essere umano. Per esempio, molte delle cose che faccio io oggi sono progetti di ricerca sull'essere umano, dove proprio la differenza, spiegata semplice, del trial clinico è sostanzialmente qualcosa che è finalizzato a dimostrare una efficacia, una non efficacia, una migliore efficacia, o magari più semplicemente la non tossicità di una cosa, comunque è finalizzata a... la ricerca sull'essere umano è finalizzata a rispondere a una domanda scientifica. Grossi, più o meno la differenza, no? Quindi anche nella ricerca sull'essere umano, dove io voglio sapere se non lo so, se quello che sto facendo adesso, se registrando dalla superficie corneale dell'occhio riesco a avere informazioni dalla retina su determinati fattori, no? È una ricerca scientifica che è una domanda, sono criteri di inclusione e esclusione. Tipicamente c'è un recruitment, quindi c'è una fase dove si cercano i pazienti, quindi poi ci sono degli annunci che sono fatti secondo chi cerchiamo, no? Questo se ne occupa l'università o anche le persone all'interno del laboratorio? Diciamo dipende dalla situazione. Cose molto semplici, il caso molto più semplice è che tu fai una ricerca sulla realtà virtuale, quindi i tuoi volontari sono quelli del laboratorio a fianco, non possono essere quelli del tuo laboratorio perché conoscono, sono implicati tipicamente, sono quelli del laboratorio a fianco, vai a bussare in qualche maniera, a casi dove ovviamente magari ci sono aziende farmaceutiche dietro e quindi loro si occupano del recruit con tutto gli intermedi possibili. Però di base alla fine quello che succede è che qualcuno deve contattare queste persone. In un ospedale, per esempio, molto spesso è il tuo database di pazienti, no? Quindi il medico contatta il paziente, chiede hanno la priorità loro? No. Ok. Gli chiede saresti interessato a... No, semplicemente abbiamo i contatti. Certo. Però magari puoi passare tramite associazioni dei pazienti. Non so, ci sono per tante malattie, ci sono associazioni dei pazienti, quindi puoi passare tramite... Ci sono tante maniere per farlo. Però uno online potrebbe idealmente... Sì. Se c'è il form di application online, come spesso c'è, sì, certo, uno può faccio un esempio, molto spesso facciamo tutte quelle cose che sono non invasive, non possono nella alcun maniera creare danno, vedi studi sulla realtà virtuale e gaming di realtà virtuale, no? Quello che facciamo lo pubblichiamo online e gli studenti dell'EPFL dell'Università di Losanna applicano, semplicemente, no? Per dire. Però, infatti, in qualche modo arrivano, gli diamo un foglio di consenso dove gli spieghiamo quali sono gli scopi della ricerca, il perché lo facciamo, cosa vogliamo trovare, piccoli o grandi che siano, gli spieghiamo quali sono i rischi, se ce ne sono, e
fanno domande, rispondiamo alle domande, alla fine di questo incontro, no? Se firmano il foglio di consenso, perché magari decidono che alla fine non gli interessa. E capita che la gente non firmi? Sì. Ok. Una libertà che va rispettata. No, certo. Sì. Ero curioso per sapere. Sì. Diciamo, in generale, allora dipende, se uno applica poi Sì. lo firma. Se però tu allora capita che chiami un paziente e lui dice no, non sono interessato, sai, magari sono persone non vedenti, comunque lo spostamento è complicato, insomma, sono tanti fattori. Però allora, se firmano il foglio, allora poi si passa allo screening, quindi dove si valutano questi criteri di inclusione e esclusione. Se passano i criteri di inclusione e esclusione, allora dopo vengono nell'enrollment. Diciamo, più o meno così. Ok. Ma all'ospedale stai facendo anche professore? Cioè hai delle lezioni da... Pochissime. Ok, però comunque sia, la domanda c'è. Allora, una cosa che cos'è cambiato da quando è iniziato da adesso per gli studenti? Nel senso, qual è la cosa più comune su cui gli studenti hanno più difficoltà? Allora, e qui però specifico che faccio il paragone tra me studente e gli studenti. È una roba più semplice, no? Quando io ero studente universitario. E non è necessariamente il paragone giusto, Ok. Perché non è neanche detto. Però quello che vedo io che è cambiato molto, almeno questo lo faccio più che altro quando insegnavo alle PFA, quindi veramente con studenti bachelor e master, no? Che già cambia. Sì, sì, cambia in tanti aspetti, ma su questo no. Ok. È che veramente prima, almeno io mi sedevo in aula, no, e ascoltavo il professore per imparare. Ok. Sostanzialmente tu volevi imparare, no? Adesso mi sembra che c'è più una modalità sopravvivenza, ma è un po' legato secondo me al cambio dell'ordinamento quando è diventato da ciclo unico a 3+2, frazionamento dei corsi che si sovrappongono, cioè diventa una modalità sopravvivenza. Nel senso che è pesante per gli studenti? Sì, è pesante secondo me. Dove in qualche maniera l'ottimizzazione diventa la chiave. Dove sostanzialmente, ma questo lo si vede in tanti cambi, anche nella ricerca. Il tempo che noi oggi dedichiamo a leggere gli articoli è diventato 0 rispetto a una volta, non c'è più tempo, c'è troppa informazione anche se vuoi. Poi ci sarà un ChatGPT del caso che ti legge l'articolo per te o ti scrive anche quello che vuoi fare. In realtà nel campo scientifico il tempo per pensare è la cosa più importante. E per uno studente il tempo per ascoltare è una cosa, cioè ascoltare una lezione da un professore competente non è la stessa cosa che fartela spiegare da ChatGPT. Non è la stessa cosa. E in realtà invece quello che cambia è che io con questa logica io tendevo a spiegare, no? Cioè dedicavo tempo a spiegare, e la cosa che mi veniva chiesta, la domanda che viene sempre chiesta, come il paziente non vedente quando gli chiedi gli parli delle protesi ti chiede posso vedere colori, quella è la domanda numero 1, no? Okay. La numero 2 è ho bisogno degli occhiali, perché è uno stigma. Ma psicologicamente, sì. socialmente sì, quindi la domanda numero 1 è con la tua protesi posso vedere i colori. Con la tua protesi ho gli occhiali, sì, quindi già lì invece negli studenti la domanda più classica è ok, ma di tutto quello che c'è scritto sulle slide cosa mi serve? Cosa devo sapere all'esame? Loro vogliono sapere esattamente frase per frase cosa che può essere sostanzialmente, perché il bisogno non è allora, sto generalizzando molto. No, ma ci sono studenti. Capisco anche questo pensiero che hanno gli studenti. Cioè, non è imparare nel senso naive, è sapere cosa. Se tu ci pensi, l'esame della patente, che almeno sostanzialmente si traduceva non nell'imparare le regole, ma nel studiare a memoria nel fare la lista delle domande talmente tante volte che poi le sai a memoria. E cioè non è ragionare, infatti poi dopo il professore un po' stronzo, no, fa la domanda che parte dal concetto ma richiede un ragionamento. Poi non è cioè nel senso è lo scopo della vita in qualche maniera. Bene. Però è lì il cosa devo sapere per passare l'esame. E ripeto, è una generalizzazione, non tutti gli studenti sono così, però l'ho visto molto spesso questa cosa. Invece in realtà se vai in aula è per imparare in qualche maniera. Poi forse noi insegniamo peggio dei docenti che abbiamo avuto, non so, questo è anche possibile, non lo so, questo è difficile da dire, però è così.
Adesso mi è venuta una domanda. Come fa uno studente a catturarti in modo tale che tu lo scelga rispetto a un altro per fare il dottorato? Ah, ok. Quindi diciamo in generale parliamo di una persona che non è un mio studente in Non classe, ancora. è uno che applica, no? Sì. E questo vale per... Il consiglio che do un po' ai miei studenti che poi devono applicare. Innanzitutto devi catturare l'attenzione, quindi evitare assolutamente quelle mail dear professor, quindi caro professore, questo è il mio CV, via dicendo, no? Questo succedeva. Adesso non succede più, adesso è un po' più sofisticata la cosa. Le mail che ricevi sono sempre dear professor, talvolta c'è il nome, talvolta il cognome, talvolta non c'è. Ok. Però in qualche maniera ti copiano e incollano una frase presa dal tuo sito internet. Ok. Se io ci ho scritto, adesso non so cosa c'è scritto, però immaginiamo che c'è scritto siamo interessati a capire la ricerca sui massimi sistemi solari, Sì. no? Allora, massimi sistemi solari. Allora, a lo me piazza. interessa la ricerca nei massimi. Dico no, quello lì è un no. Ok. In realtà, cosa che dico sempre di fare, questo è un po' diverso tra studente dottorato e postdoc. Per i postdoc dico sempre cercate di spiegare cosa sapete fare voi, cosa sa fare il laboratorio e perché tu nel laboratorio c'è un valore aggiunto, cioè quindi cosa tu apprendi dal laboratorio e cosa tu puoi apportare al laboratorio. Però qua. Questo è un postdoc. Oh. Il dottorando in realtà quello che a me piace vedere, che viene un po' dal CV ma anche un po' poi dall'interview, no? Non è tanto la lista delle competenze, anzi in qualche maniera me ne frega assolutamente, perché tanto, voglio dire, tutti ti scrivono che sanno programmare, poi diciamo, ce n'è da discutere lì. No, ho fatto un esempio così. No, ma capisco. A me piace che quando una persona mi dimostra che è una persona curiosa e creativa, bastano degli esempi, ma degli esempi concreti. Una delle cose peggiori è leggere delle cose dove tu non riesci a dare un esempio concreto. Una domanda, ad esempio in un interview è sempre dammi un esempio di una cosa buona che hai fatto, di una cosa di cui sei fiero di te stessa, no? Se non mi sai rispondere a quella domanda lì, c'è un problema. Ok. Per me c'è un problema. E quindi faccio molte domande. C'è una storia curiosa, no? All'EPFL ci sono le commissioni, come tutte le università di dottorato, no? Dove poi dopo c'è anche la commissione di valutazione del candidato, c'è un esame, no? Dove presenta, e c'è un membro esterno, uno interno, presidente, bla bla bla. A un certo punto i miei studenti mi dissero, no? Che perché tutti mi chiedevano di fare il presidente della commissione, no? Che è quello che diciamo gestisce un po' il tavolo, non valuta, no? A meno ci siano problemi. E mi dico, ma come mai nessuno mi chiede di fare? O non sono esperto in niente. Boh. Allora poi i miei studenti mi dissero no, che nei programmi di dottorato ero conosciuto per fare domande difficili. E quindi non mi chiedevano come faccio domande difficili. In realtà non penso che fossero difficili, erano semplicemente domande, cioè, diciamo, sì, sono domande un po' più aperte, dove però ti permette di capire il carattere della persona. E alla fine ogni bravo studente può imparare tutto. Io ho avuto studenti, diciamo, di formazione computazionale che poi sono diventati degli esperimenti, hanno fatto progetti fantastici in ambito sperimentale. Cioè, le cose le puoi imparare se hai voglia, interesse e curiosità. Però imparare la curiosità a porti delle domande, analizzarle in senso critico è anche un po' dote innata. E io cerco quello. Quindi se puoi dimostrarmelo hai un vantaggio. Il resto si studia, cioè, non è... Un'altra domanda: come si fa a diventare uno dei migliori in tutto il mondo in una disciplina? Mi piacerebbe saperlo. Adesso dai. No, allora, ma no, sai, come si fa? Il tempo. Qual è il tempo? Cioè, ci vuole tempo. Però se tu dovessi dare, scusa se ti ho interrotto, però secondo me è importante. No, è importante. Se tu dovessi dare un consiglio pratico, però, non capito uno di quelli soliti. Sì, non usate ChatGPT. No, ho nulla contro ChatGPT, lo uso anch'io. No, non uso ChatGPT, ne uso un altro, però. Sì, anche io. Diciamo, il punto è che, per esempio, perché lo uso io? Perché sono ottimi a fare riassunti di ricerche. Voglio dire, se tu vuoi cercare, insomma, faccio un esempio, l'andamento dei mercati finanziari nel prossimo mese, no? Ci pieghi un sacco a leggere tutti
quell'informazione lì che è disponibile in internet, poco conta se è affidabile o no, tanto è inaffidabile, le previsioni dei mercati finanziari sono abbastanza inaffidabili, o del meteo in qualche maniera, quelli sono un po' più affidabili, diciamo, però ti fanno un summary fatto bene, no? Poi dopo tu decidi se... Però se voi cercate conoscenza, è quella non si inventa in qualche maniera, no? Ed è classico l'esempio, chi insegna, no? Prepara delle diapositive, no? Tipicamente, perché si insegna con delle slide, a me pochissimi insegnano la lavagna. Ce ne sono ancora alcuni, tanto di cappello, ma diciamo, io li preferisco, dico la verità. Però ripeto, da insegnante. Però ovviamente è più facile, cioè preparare le slide piuttosto che scrivere, o no? No, beh, per fare una lezione a lavagna e gesso devi essere, innanzitutto devi sapere quello che... Sì. Cioè, tra sapere una cosa e lavorare in un campo sono due cose diverse. Saperla da poterla insegnare, devi già averla capita te. Che è molto importante. Perché a me capita più volte che penso di capirla, cioè penso di averla capita, poi mi metto là e fatto non avevo capito. E fare la lavagna e gesso devi essere un bravo insegnante, devi essere chiaro, devi banalmente scrivere bene, cioè è vero, sì. E devi conoscere l'argomento, è più facile farla in PowerPoint, siamo onesti. Ok, sì, sono d'accordo. Okay. Ed è più sbrigativo. Però detto questo, ti trovi a dover utilizzare immagini che spesso per la stessa ragione non crei te, no? Le cerchi su internet, perché vabbè, alla fine non è che sanno tutti dei grafici che... E lì ti rendi conto che circolano un sacco di cose sbagliate, ma di anatomia. Cioè, e alla fine, al giorno d'oggi, l'unica soluzione è aprire i libri. Cioè, al giorno d'oggi, paradossalmente, dato che abbiamo cestinato tutti i libri perché tanto tutto è diventato digitale, al giorno d'oggi l'unica soluzione per sapere se una cosa è corretta o no, perché c'è un giro di tutto, è aprire i libri. Ora, su cose come anatomia puoi farlo, perché vabbè, i libri vecchi di anatomia, tante altre cose diventa più difficile. Quindi, diciamo, comunque per tornare al discorso, il punto è, secondo me, dedicare il tempo necessario a capire le cose. A capire le cose. Capire vuol dire, diciamo, tu pensi di averla capita, ma poi se tenti di spiegarla ti rendi conto che non la sai spiegare. Questo è quello che un docente prova nella sua vita varie volte. Quando la riesci a spiegare agli altri e gli altri la capiscono, vuol dire che anche tu l'hai capita. Questo però richiede tempo. Insomma, richiede tempo. Quindi studiare richiede tempo e studiare per una carriera come la nostra è la base, no? Teoricamente dovrei passare la mia giornata a studiare. Sì. Praticamente non è proprio così, però diciamo, e questo richiede tempo e dedizione in qualche maniera, quindi questo non cambia, non c'è intelligenza artificiale del caso che purtroppo ti può aiutare. Non ci sono scorciatoie, bisogna sedersi, studiare. Sì, e devi capire, provare, e in fin dei conti il vero problema secondo me è che purtroppo non so, richiede tempo, e oggi il tempo ce n'è sempre meno. Perché secondo te c'è sempre meno tempo? Perché siamo bombardati dalle cose? Intanto abbiamo tante altre cose da fare, sempre di più. Sono d'accordo. Forse troppe. E tante altre cose da fare, faccio un esempio nella ricerca scientifica, no? Perché abbiamo tante altre cose da fare? Perché magari vogliamo pubblicare 20 articoli all'anno, adesso non so, dico un numero che può aver senso per tanti o non senso per altri, perché le discipline sono diverse. Magari uno dovrebbe iniziare a dire che forse non ha neanche tanto senso, no? Magari diciamo uno all'anno può bastare, cioè uno all'anno, nel senso, noi vogliamo fare di più in qualche maniera, no? Sempre di più. Quindi abbiamo sempre meno tempo, perché più fai, meno tempo hai. Questo senza dire alle altre attività che ci portano via tempo, che possono essere considerate più o meno utili. Però anche nell'attività che consideriamo utile vogliamo farne di più, sempre di più, quando in realtà magari non è necessario. Per cui questa è una delle ragioni. L'altra è perché in fondo l'essere umano di natura è pigro. Non sono balle, di natura siamo pigri. Quindi se troviamo una maniera che in qualche modo ci può semplificare la vita, tendiamo ad utilizzarla. Più o meno, ma abbiamo questa tendenza. Quindi questo è il fatto che in realtà a me porta via tempo usare l'intelligenza artificiale, sono incompetente nel creare i prompt, mi costa più tempo che a studiare, cioè, poi però lì dipende, altri sono molto più bravi, quindi per me è un vero problema ho dei prompt pessimi, quindi anche io. Quello è un problema. Perché poi ne usi uno per scrivere un prompt, usi l'altro per creare un altro prompt, ma vabbè. Sì.
come hai fatto a capire che quello che ti piace davvero? Perché me lo sto chiedendo da un sacco di tempo, perché si tende sempre a produrre e cercare i soldi magari. E poi ti rendi conto che alla fine questo non era quello che volevi fare. Però tu, Sì. come hai fatto a capirlo? Diciamo che tanti miei studenti mo si arrabbiano se lo No, allora, la differenza per me, allora, nel campo scientifico, no, tu lavori, no, ti interessi, no, e già noti che in alcuni progetti sei più interessato a sapere com'è l'esito dell'esperimento, in altri sei meno interessato, e questo lo giustifichi che lasci più libero lo studente di sviluppare, in realtà, e a volte è vero, però tante volte perché forse ti interessa meno. Ognuno non vuol dire che sia una cosa sia meno importante, magari esce fuori una roba più importante e più interessante dopo, ma ognuno ha le sue preferenze in qualche maniera. Questo dipende da tanti fatti, ma quello che a me ha un po', non dico creato problemi, mi sono accorto, faccio un esempio, era essere goal oriented. Io sono goal oriented, no? Quando sviluppammo Poliretina ero interessato a sviluppare Poliretina, a far vedere che funzionava. Avevo una studentessa di dottorato che si occupava di quello, ma voleva fare altro. Era interessato, legato, ma voleva sviluppare altri rami paralleli, diciamo, cosa che ho assolutamente lasciato fare, perché trovo importante. Tant'è che una delle osservazioni che lei mi fece, no? E io liquidai, vabbè, senti, noi dobbiamo testare, risolviamo il problema così. No, adesso non entro nel dettaglio, ma per risolvere il problema prendiamo sta scorciatoia, così andiamo avanti a testare, no? E finì lì. Questa osservazione, 5-6 anni dopo, 7, non so quanti, è stata la base del nuovo progetto che abbiamo pubblicato settimana scorsa, di cui sono fierissimo, delle oscillazioni nella retina che misuriamo con queste attività corneali, bla bla bla. E quello di venerdì. Venerdì. Esatto. Di cui sono fierissimo, e nasce da quell'osservazione lì, che al tempo liquidai, no, senti, io devo produrre, devo... E lì ancora al tempo, io ero pressato dal dimostrare, no, che questo dispositivo funzionasse, perché poi nel mondo accademico così sei pressato dalla performance, no? Quando in realtà le cose interessanti sono varie. Quindi diciamo, in generale, per fare, secondo me adesso quello che ho capito è più o meno che non essere pressati dal dimostrare, tanto puoi spendere la tua vita a dimostrare, non sarà mai sufficiente in qualche maniera. Per te più che altro non sarà mai sufficiente, quindi penso che sia uno sforzo quasi inutile a un certo punto. È meglio essere pressati dal fare cose che ci piacciono e che pensiamo abbiano senso, poi magari non ce l'hanno, ma almeno siamo contenti noi. E poi soprattutto un altro esempio semplice per me era che su certi progetti, no, un po' in maniera nonnismo quasi, l'articolo poi lo volevo scrivere io, perché mi piaceva. Tanti altri l'ho lasciato scrivere a studenti, perché magari erano idee loro, no? Quindi era giusto che sia così, ma anche perché in realtà non era una cosa che mi interessasse, interessante, ma che non mi prendeva, no? Questo per me è un fattore di capire quali sono le cose che mi prendono oppure no. Però alla base delle cose, diciamo, non essere pressati dalla produttività, e questo porta poi dopo a fare delle cose che non ci interessano, non ci piacciono, diventa una catena di montaggio, e sostanzialmente far quelle cose dove vediamo che in qualche maniera dobbiamo quasi tirare il freno, perché sennò invadiamo troppo lo spazio dello studente, o che ha giustamente il diritto di esplorare, no? Però in fin dei conti quelle sono quelle che ci piacciono anche a noi. Quindi bisogna trovare poi il giusto compromesso, però lì capisci che ti interessa. Visto che l'hai citato del tuo ultimo paper, parami 2 secondi. Guarda, ti volevo soltanto scrivere cosa mi ho scritto dell'ultimo paper. Avete fatto una scoperta molto interessante, ovvero che la retina non funziona più. I neuroni presenti sulla retina, e qua uso un termine scientifico, smattano. Molto scientifico. Cioè, non è che basta semplicemente stimolare e tutto funziona. Il concetto è molto più complesso. Puoi spiegarcelo? Allora, innanzitutto la definizione di un termine scientifico è quel termine per cui quando lo dici nessuno capisce cosa vuol dire. Quindi diciamo il dialetto stretto è assolutamente scientifico, nel caso specifico. No, allora adesso spiego anche da cosa nasce. Nasce dal fatto che appunto anni fa, quando sviluppavamo Poliretina,
Poliretina, abbiamo detto, funziona con la luce, no? Quindi tu quando usi retina, noi spiantavamo la retina dai topi, no? Vuoi avere retine che non rispondono alla luce, zero, proprio perché sennò c'è sempre il rischio che non sai se il dispositivo ha una risposta residua, no? Allora gli disse, guarda, prendiamo gli animali più vecchi possibili, così almeno siamo sicuri, no? A un certo punto questo studente è stato e mi dice, sai, c'è un piccolo problema, quando gli animali diventano vecchi, no? Iniziano a sviluppare questa attività ritmica, no? Una sorta di pacemaker della retina, e io lì non riesco a stimolare. Allora, un po' non riesco a stimolare, un po' quando una risposta, non so se è la risposta alla retina o semplicemente questa attività ritmica che è già lì. E disse, vabbè, senti, risolviamo un problema, prendiamoli vecchi ma non così vecchi. Cerchiamo la via di mezzo che non rispondono più ma non hanno ancora questa attività qua. Problema risolto, siamo andati avanti per anni. Al che dopo io mi cominciai a fare le domande e dico, ma però si sa che la retina quando degenera, come il sistema nervoso, quando degenera cambiano automaticamente, ci sono delle immagini forti dove ti fanno vedere come cambia la tua retina, non la riconosci più, sembra un quadro astratto, non entra più niente con la retina. E per un ingegnere, sai, struttura, funzione. Quello è una cosa di base, struttura, funzione. Quindi se cambia l'anatomia, cambierà anche la fisiologia, la funzione. Quindi ti domandi, ma forse non è che al di là di protesi sofisticate, optogenetica, quant'altro, non è che sta retina non funziona più. Detto, per tornare a quelle cose, quando questa mia studentessa mi disse io non riesco più a stimolarla, no? Io dico, taglia corto. Qualche anno dopo un altro gruppo dimostrò che quando la retina ha questa attività di pacemaker, pubblicò un paper, diventa molto difficile stimolarla elettricamente o con l'optogenetica. Paper che avrei potuto fare io gratuitamente con dati che avevamo 2 o 3 anni prima se avessi ascoltato più di 3 secondi la mia studentessa. Giusto per parlare di errori che si commettono tante volte, no? Comunque vabbè, alla fine poco conta, non pubblico io, lo pubblicano loro, per me è indifferente, l'importante è che l'informazione c'è, no? Però questi sono tutti i topi in qualche maniera, no? E mi sono detto, ma vuoi che i pazienti, nell'Argos 2, tanti pazienti vedevano qualcosa, tanti non vedevano niente, c'erano varie ragioni, no? Il dispositivo non funziona. Ma vuoi che è anche legato a questo stato della retina? In qualche maniera l'esempio che noi diciamo è questo. Tu immagina che stai scrivendo sulla tua tastiera, questo funziona meglio bene quando dai talk, perché la metà della gente risponde alle mail, no? Quindi diventa, mentre state rispondendo alle vostre mail, no? Immaginate ora che tu stai scrivendo una frase, ma 10 volte al secondo la tua tastiera ti mette dentro delle lettere a caso. Quella frase lì non ha più senso, no? 10 volte al secondo c'è una lettera. Quindi immagina la retina che sta cercando di comunicare un'informazione visiva al cervello, ma 10 volte al secondo entrano informazioni a caso. Non si capisce più niente. No. E l'idea, vuoi che sia questo un po'? Sicuramente questo tipo di attività pacemaker è uno dei problemi che abbiamo da risolvere, no? In realtà poi dopo la mia domanda, perché poi tu hai la domanda e poi dopo inizi a fare la domanda quella a cui puoi rispondere, quella a cui non... Però diciamo devi trovare una domanda a cui realisticamente puoi rispondere e dire, ok, ma già di base sta attività pacemaker sull'essere umano, perché io ero intenzionato, appunto io mi sono spostato, no, per fare ricerca sull'essere umano, per capire la malattia sull'essere umano, ok, c'è sui topi, ma c'è anche sull'uomo? Chi l'ha mai misurata? Nessuno. La domanda era come la misuro? Perché non è che sull'essere umano gli tiri fuori la retina, come fai sul topo, la metti sul chip, cioè sì, ma poi dopo donatori di retine con retinite pigmentosa è praticamente impossibile. Una curiosità su questo, qua c'è anche una lotta tra istituti, cioè se ci sono 5 persone che vogliono donarlo. No, ma non è proprio una lotta, cioè nel senso che già sono pochissimi. Poi immagina che quando c'è la donazione, la prima cosa principale, già c'è la cornea, che abbiamo carenza di cornea, di donazioni di cornea, no? Quindi, e tanti altri organi, quindi c'è anche un po' non è una lotta tra istituti, è una lotta tra quali organi espiantare rapidamente, no? Chiaramente quelli per trapianti hanno la priorità, salvano vite. Sì. Quindi spesso e volentieri la retina è problematica per 2 ragioni. Uno, perché magari è anche più difficile espiantare. Allora, si può fare, è stato fatto, ma non c'è non c'è alcuna lotta. Cioè, l'altro problema è che se tu espianti la cornea, il globo oculare resta lì. Espianti la retina, devi espiantare il globo oculare. E per quanto tu possa essere un donatore, no? O non essere un non donatore, come funziona adesso, magari per i pazienti poi dopo
il corpo che ritorna senza globi, scusa, non per i pazienti, per i familiari, il corpo che ritorna senza globi oculari non è piacevole. Quindi diciamo ci sono varie problematiche dietro. E soprattutto la donazione non è per trapianto, ma è per scopi di ricerca, quindi è un altro percorso. Comunque, dettagli. Comunque, vabbè, insomma, cavolo, ci sarà, cavolo, una maniera per misurarle sui pazienti, no? Lì, è ancora lì entrato il chiodo fisso. Allora, poi lì è nata sta storia del quello che si chiama resting state EEG, quindi l'elettroencefalogramma resting state, no? L'idea è che tu ti metti lì, non pensi a niente, spegni il cervello per quanto sia possibile e registri l'attività di base del cervello. Ho detto, se si può fare qualcosa con la retina, no? Quindi abbiamo detto, mettiamo un elettrodo sulla cornea, di quelli approvati clinicamente, vediamo, abbiamo fatto sui topi prima. E lì è nato il progetto ed effettivamente, allora, già capisci che è stata la mia prima esperienza questo progetto su ricerca su pazienti, no? Già capisci che un laboratorio dove tu, per non parlare gli studi ex vivo con espianti di rete, ma già dove comunque hai il topo anestetizzato, dove controlli tutto anche, diciamo, non so, che nessuno entri a disturbarti, cioè voglio dire, dove tutto è perfettamente controllato. Abbiamo delle registrazioni pulitissime dove vediamo questa attività chiaramente. Quando vai nel paziente, che è un essere umano, che ha i suoi desideri di muovere la testa, di chiudere gli occhi, in ambienti non così controllati perché la clinica, diventa tutto più complicato. Però comunque lì l'intelligenza artificiale aiuta, gli algoritmi aiutano in qualche maniera, e però sì, siamo riusciti a vedere che anche nei pazienti c'è questa attività oscillatoria che noi chiamiamo aberrante, o comunque diciamo che disturba ed è presente. Ora la domanda interessante è come, abbiamo già dei dati, e come fermarla. Allora, idealmente uno vorrebbe evitare che nasca di base, però se c'è, come tu la fermi. Quindi questo è dopo che abbiamo sviluppato la metodologia per già misurarla, che non è poco, adesso la domanda è come la fermiamo per migliorare un po' magari la performance di certi dispositivi impianti retinici. Può essere che questo sia utile. Hai delle idee su come fare, o l'idea sarà nel prossimo paper? L'idea sarà nel prossimo paper, ovviamente. Cliccate sul link sotto. sì, esatto. No, sì, ci sono varie idee comunque, okay. Però quello è il bello del... Però c'è una cosa molto curiosa che ci tengo a dire, che questa non so mai se avrò il tempo, però queste oscillazioni, no? Che noi vediamo alla retina, poi si propagano alla corteccia visiva, no? Tu le puoi misurare anche nella corteccia visiva. Anzi, la prima volta che furono misurate in un topo, ancora quando scavare ci sono persone che dicono che ogni 20 anni dovresti buttare via la letteratura scientifica, no? Perché comunque tutto diventa più raffinato, e quindi quello che era vero 20 anni fa, poi per inciso niente è vero, diciamo, non è una verità biblica. In qualche maniera noi diamo informazione al meglio delle nostre capacità tecnico-scientifiche di oggi. Tra 20 anni saranno più raffinate, quindi alcune cose che oggi diciamo che sono plausibili potrebbero non esserlo più. È normale, è assolutamente giusto, no? Però non vuol dire che allora devi buttare via tutto, no? E una delle prime osservazioni fu fatta nel 68 in un paper dove l'ultimo autore è Hubel, famoso per aver vinto il premio Nobel poi nel campo visivo, dove misurò in questi topi nella corteccia visiva primaria questa oscillazione a 10 Hz che poi dimostrò essere di origine retinica, no? Dopo l'abbiamo studiata quindi si propaga la corteccia visiva. E c'è un'idea che circola, no? La menziono perché tanto non è che non è niente di segreto brevettabile, che sia legata a una forma particolare di allucinazione, quella che è la sindrome di Charbonnet, che peraltro di Ginevra, originaria di Ginevra, cioè diciamo Charbonnet che la studiò. Ed è un tipo di allucinazione puramente visiva, no? Quando dice allucinazione è che sto vedendo un qualcosa che non c'è. esiste. Sì, okay. Esatto, sì.
ha delle caratteristiche particolari, questa specifica di Charbonnet. Mi è venuta un'altra domanda. Vedi. E si pensa che potrebbe essere legata a questa attività anomala della retina. Anche della retina. È una pista secondo me, che mi piacerebbe studiare avendo tempo e risorse. Una di quelle domande un po', se vuoi, who cares, no? Cioè, alla fine, a cosa porta? Alla medicina di oggi forse nulla, però a rispondere a una domanda, aumentare la conoscenza, tanto. Non ti faccio la domanda che mi è venuta in mente, se no continuiamo troppo, ma ti faccio le ultime 2 domande. Ok, una. Ti capita di celebrare quando ci sono brutte notizie contro di te, e mi spiego meglio. Ad esempio, uno studente che se ne va perché ha trovato un lavoro da un'altra parte. Come gestisci questo? Perché, cioè, nel senso, io immagino che ti fa piacere, ma... Sì, assolutamente. Però comunque ci perdi un collaboratore che era bravo. Come fai? Ci sarebbero tante risposte. Allora, stiamo dicendo che se ne va dopo che ha finito, non so, Certo, se n'è andato perché è finito ha il suo deciso tempo. che non vuole continuare la ricerca, ma vuole andare in azienda. Allora, adesso facciamo la battuta prima. Grande sollievo, perché non sapevo come continuare a pagare il suo contratto. Che in molti casi è la verità. Sì. È la verità. È la verità. Quindi il problema risolto. No, sto scherzando. No, diciamo, innanzitutto, altra battuta. Sai che il ranking dei professori non si fa più con l'H index o no. Quando vai all'inizio ai miei livelli, sì, non sei a livelli alti, si fa su quanti studenti di dottorato sono diventati professori, no? Quello è il vero ranking dei puristi, no? Cioè io ho 10 professori, tu hai 20 professori. In realtà nei livelli più alti ancora si fa in quanti rettori, quanti dei tuoi studenti sono diventati rettori. Mi ricordo dove ho studiato io, no? C'era un professore che diceva che 2 dei suoi studenti sono diventati rettori, che era vero. Questo era. Quindi, tornando a noi, in realtà il fatto che i tuoi studenti trovano posizioni magari anche in istituti di prestigio, in qualche maniera il fatto che i tuoi studenti vincano premi, no? Nel tuo CV vale molto. Cioè, se tutti i tuoi studenti non trovano lavoro, c'è un problema da qualche parte, non sono gli studenti. Statistica. Se però allora può anche essere che se tutti i tuoi studenti vanno nella stessa università famosa, magari perché c'è gli agganci, vero, che va bene, non è un problema. Però comunque il fatto che i tuoi studenti abbiano una carriera dopo di te, a parte che lo scopo forse di formare uno studente in qualche maniera, no? Dovrebbe essere, ma è comunque positivo. È positivo. Quindi no, assolutamente positivo. Anzi, il modello dove lo studente rimane a vita nello stesso posto, dove poi fondamentalmente è un modello tale per cui rimane sottoposto del professore a vita, è un modello fortemente insano, non è salutare, non è possibile. Cioè, almeno la ricerca scientifica non è possibile. La gente deve andare, esplorare, fare le sue cose. Quindi no, assolutamente positivo, fantastico. Perché la mia idea era in un'azienda, cioè quando tu lo formi non vuoi mandarlo via. No, perché hai investito, ma è diverso. Però perché, è diverso. Perché nell'azienda tu investi per farti guadagnare allora prendi una persona per fare un lavoro, poi dato che il lavoro lo vuoi che sia fatto come vuoi tu nell'azienda, questo è generico detto, ma diciamo è vero, no? Rispettando i criteri dell'azienda, tutto, devi formarlo, anche perché magari ci sono certe specificità che sono specifiche dell'azienda. Allora, se tu hai il titolo di professore, cosa vuol dire? Cioè, chi è il professore? Perché oggi il professore è il ricercatore super figo. Di base, non sempre, sto generalizzando ancora. Di base il professore è colui che insegna in classe, ma insegna in laboratorio. Quindi lo scopo tuo dovrebbe essere di formare studenti di dottorato. Per inciso, stai formando studenti di dottorato, quindi guarda il positivo, stai formando la futura classe dirigente, l'elite dell'elite. Forse, non lo so. Un'altra cosa che secondo me è interessante da vedere, ancora tornando alla matematica, l'impatto che tu puoi avere nella tua vita, puoi anche vincere 10 premi Nobel, diciamo,
rarissimo, non è il mio caso comunque. L'impatto che tu puoi avere nella vita è un impatto lineare in qualche maniera. Tu, il tuo specifico. 2, 3, 4 scoperte importanti, 5, non so, è lineare. Se formando studenti o futuri leader, se li formi bene, questi formeranno altre persone a un certo punto. L'impatto che hai è esponenziale. Cioè, tramite la tua attività diretta ha un impatto lineare, tramite la tua attività di formazione ha un impatto potenzialmente esponenziale. Sì. Vale la pena investire in più in quello esponenziale o in quello lineare? Se pensi alla finanza. Certo, esponenziale. Sicuramente. Quindi lo stesso ragionamento dovrebbe valere sull'educazione. È molto più importante investire sulla formazione dei futuri leader che sulla tua attività diretta. Chiaro che poi lì tutto il resto... Però sì, molto positiva. Ultima domanda. C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato che ti sta a cuore e che vuoi condividere con le persone che stanno ascoltando? Urca, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo divagato su... No, sì, ma diciamo non è che mi sta a cuore, però è un po' caratterizza la mia carriera, che poi spesso e volentieri nella ricerca scientifica si confonde con la vita in qualche maniera, perché ma ti sposti, viaggi, cioè carriera e vita si confondono abbastanza, nel bene e nel male. In realtà la cosa che veramente di fare quello che si vuole, no? È importante fare quello che si vuole. Spesso e volentieri, però, diventando più vecchi, no? Essendo persone curiose, tendiamo anche ad annoiarci, no? Normale. E quello che io ho visto è che mantenere alta la curiosità, la motivazione è importante e richiede in qualche maniera lo spostamento, che spesso è... Cioè l'environment conta, no? Cioè non è solo fare quello che si vuole, ma anche cercare il posto giusto per fare quello che vuoi fare, che può essere una città diversa, uno stato diverso, la stessa città, un istituto diverso. E molto spesso sono dei challenge in qualche maniera. È difficile per 1000 ragioni. Spostarsi, uno ha la famiglia, è un problema. Spostarsi da un istituto all'altro, magari passi da un settore puramente di un tipo a un settore di un altro tipo, richiede delle difficoltà, però è importante. Devi mantenere la tua curiosità e dare alla tua curiosità la possibilità di svilupparsi dove questo è al terreno fertile per farlo, altrimenti finisci in un loop che ti annoi. E nella ricerca scientifica non funziona. Bene. Grazie dopo mille. Questa perla di possiamo finire in bellezza. Grazie mille. Grazie a te. Grazie per essere arrivati fin qua. Questa era la puntata 11 di 12. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao.